Buon pomeriggio a tutti, come va? Spero bene. Ciao signor Cranio, come va? Tutto bene? Allora, datemi solo un secondo che switcho la schermata e voilà. No, oh mio Dio, ho sbagliato. Sono scemo. No, non voglio aggiornare. Non voglio aggiornare. Voglio avviare il software. Ok. Ho sbagliato a premere. Ma ok. Tutto ok. Ah, mi fa piacere, dai. L'Ultimate Despair. Un gruppo di persone che hanno causato la tragedia un anno fa. Sono le stesse persone che ci hanno messo in questo killing game e hanno iniziato a trasmetterlo al mondo intero. E mi dispiace, ma questa non è la live adatta per le canzoni, Mr. Cranio. Perché stiamo facendo un gioco narrativo. Valgono solo per le live di Minecraft. I redeem con le canzoni praticamente. Il più grande e terribile gruppo di persone che sia mai esistito. Questa è la vera identità del Mastermind. Il nostro nemico finalmente è stato scoperto. Ma adesso... とにかく Adesso dobbiamo uscire da questo posto orribile. Mhm. E scoprire il resto della storia. Quello che non sappiamo ancora. Già, hai ragione. Ciao Misake! Buon pomeriggio, benvenuto. Come va? Tutto bene? Ok, allora... Parliamo con Kyoko. Soprattutto speriamo che non mi crashi la stream perché oggi pomeriggio prima stava piovendo, quindi la probabilità è molto alta. Kyoko, hai ancora quella cosa? L'oggetto segreto che hai preso dalla presidenza, da Monokuma? ええ Certo che ce l'ho. È di assolutare importanza per smascherare il Mastermind. Non mi separerei mai da esso. E quindi adesso possiamo aprire ogni porta all'interno della scuola, giusto? そうよ Esattamente. Per cui dovremmo essere in grado di utilizzarla su quella porta, giusto? Quindi questa porta qui. Possiamo uscire. Ehi Kyoko, possiamo utilizzare quella chiave che hai su quella porta, giusto? そうね Beh, scopriamolo. Puzzi Kyoko. Beh, considerando il luogo in cui si trovano adesso, assolutamente sì. Kyoko prende la chiave con il design di Monokuma e la inserisce all'interno della serratura. E poi... Sì, si è aperta. Nice. ええ Ora possiamo uscire fuori da qui. Andiamo. Sembra ottimo. Abbiamo aperto la porta il più velocemente possibile e siamo scappati da questa pila di spazzatura. Giustamente. Aggiungerei, anche perché ci siamo fatti un bel volo nella scorsa live. Finalmente siamo liberi. Ma non era ancora giunto il momento di tirare un sospiro di sollievo. Anche perché la vera battaglia era appena iniziata. Capitolo 6. Ultimate Pain, Ultimate Suffering, Ultimate Despair, Ultimate Execution, Ultimate Death. Deadly Life. Dopo aver lasciato il pilone di spazzatura, ci siamo ritrovati in un tunnel che si estendeva verso l'alto. Era quasi come una sorta di scala metallica su un tunnel. Abbiamo iniziato a sì, a scalire, vabbè. A salire la scala e raggiungere la superficie. Comunque, come state, ragazzi? Sbigia e Misake, ditemi un po'. La scala era molto lunga, non potevamo riuscire a vedere la sua fine.
Stavamo scalando nell'oscurità. Il passaggio era così oscuro e piccolo. Non riuscivo nemmeno a vedere i miei stessi piedi. Non ho la minima idea di come siamo riusciti a finire fin qua giù. ね Non perdere la presa. Se cadi, non sarò in grado di prenderti. Sì, farò attenzione. Ma ora che l'hai detto, beh, sono un po' nervoso. Forse parlare aiuterà a tenere la mia mente un po' al di fuori da questi pensieri. Quindi, Kyoko, c'è qualcosa che volevo chiederti. Hai detto che sei l'Ultimate Detective, giusto? Per cui, da quanto tempo è che stai facendo il lavoro di detective? Da quanto tempo? えそれは Beh, fin da quando ne ho memoria. Vengo da una lunga linea di detective, per cui il lavoro di detective è nel mio sangue. C'è stato un tempo in cui essere un detective veniva considerato un lavoro sacro. La mia famiglia l'ha sempre vista in quella maniera. Allora la tua famiglia è famosa? 違うわ In realtà è l'opposto. Anche fra gli detective attuali, molte persone non ci hanno ancora sentito. Ma non hai tipo 17 anni? Mi pare ne abbia 17-18. Se vuoi guardiamo un attimo poi nel profilo degli studenti per vedere l'età effettiva. Ma come... Hai detto che è come una sorta di tradizione di famiglia, giusto? Per cui... そう Beh, ne andiamo fieri. Fieri? ええ Mhm. Un detective non deve essere né in luce né nell'ombra. Non rappresentiamo né la giustizia nemmeno la malvagità. E questo è il modo in cui possiamo scoprire la verità assoluta. Restando neutrali in tutte le cose. E facendo ciò riusciamo a separarci dal resto della società. Questo è perché riusciamo a, diciamo, non essere così tanto conosciuti. Mhm. そうね È un po' all'antica, ma non posso dire che è interamente razionale. Ma questo è il credo della nostra famiglia, per cui qualsiasi cosa succeda dobbiamo proteggerlo. Perché, proprio come ho detto, è la fonte del nostro orgoglio. Orgoglio. Ecco, allora si spiega. Prima che venissi qui, mentre cercavo le informazioni sulla scuola online, non ho trovato nulla riguardo lei. Forse perché la stava nascondendo di proposito, per proteggere l'orgoglio della sua famiglia. でも È probabile. Eppure, io ho lasciato parte di quell'orgoglio. Hm? 私は Beh, per entrare nella Hopspeak ho dovuto rivelarmi all'intera scuola. Ho fatto qualcosa che un vero detective dei Kirigiri non farebbe mai. Ma la ragione per cui hai lasciato il tuo orgoglio, la ragione per cui tu sei entrata nella Hopspeak è stato perché volevi riconnetterti così tanto con tuo padre, giusto? Beh, non c'è alcun motivo per biasimarti. え Ricongiungermi. Non avevo assolutamente il desiderio di ricongiungermi con mio padre. Ah? Ma volevi riunirti con lui dopo tutti questi anni, giusto? È di questo che abbiamo parlato prima? 違うわ No, non è nulla di... Non c'è nulla di cui volessi parlare a mio padre. だけど Però, effettivamente, forse un qualcosa potrebbe esserci. Cosa? 私は Non importa quanto ci vorrà. Devo trovarlo e chiederglielo faccia a faccia. Che cosa? それは Mhm. Tagliare tutti i ponti con lui? L'ultima volta che l'ho visto era ancora molto giovane.
Per cui non me lo ricordo, ma apparentemente era molto intelligente. Era in linea per diventare il prossimo capo della famiglia Kiriri. Era talentuoso, aveva un futuro promettente, だけど ma non aveva alcun interesse nel lavoro di un detective. Per cui ha tagliato i ponti con la famiglia. Non molto a lungo mia madre è morta e lui è semplicemente scappato via. È andato dal mio nonno e hanno discusso. Io ero giovane e mi ha abbandonata. Sono sicuro che ci sia una ragione per ciò. Sono sicuro che tuo padre vorrebbe riprenderti con sé. そう Beh, se fosse vero... Beh, allora dovrei ringraziarlo. Ringraziarlo per avermi lasciata. Perché, al contrario di lui, io sono orgogliosa del lavoro che faccio. Non so parlare, ma ok. Prendo l'orgoglio del nome della mia famiglia. Per cui, qualsiasi parte di me che è felice non vorrà tornare con lui. Se dovessi andare con lui, probabilmente non avrei più la chance di diventare un detective. Ero al di sopra di Kyoko sulla scala, per cui non sono stato in grado di vedere la sua espressione. Per cui non riuscivo a dire... Non riuscivo a vedere in che modo stesse dicendo ciò. Ma probabilmente stava sentendo qualcosa. L'unica cosa che potevo dire è che comparata alle sue solite espressioni, a sto giro era molto più loquace e più emotiva. 私は Non lo biasimo, sai? Aveva la sua vita da vivere. Questo è quello che chiunque nella mia stessa posizione direbbe, giusto? Ma non è la verità. だけど Però c'è ancora una cosa. Una cosa che non posso perdonare. Davvero? それは Il modo in cui tutti gli altri mi hanno guardata. Non sono mai stata triste ad essere lasciata indietro. Come ho detto, penso che sia stata un'ottima cosa. でも Ma quando il resto della mia famiglia mi ha guardata, beh, diciamo che mi guardavano in maniera diversa. Mi guardavano solo con gli occhi della ragazzina che è stata abbandonata da suo padre. Ed è così che tuttora anche oggi mi vedono. 私は La sua ombra mi ha seguito per la mia intera vita e ne sono realmente stanca. Lo voglio fuori dalla mia vita. Voglio vivere al di fuori della sua ombra. そう Questo è perché devo trovarlo e dirgli che non siamo più una famiglia. Proprio per mettere fine al passato. Per rimuoverlo dalla mia vita per sempre. Non ho alcun dubbio che si sia dimenticato di me anni fa. Ma è la tua famiglia? Oh mio Dio. Dai, no, non iniziamo con i crash, per favore, dai. Grazie. Tagliarlo fuori in questa maniera... 違うわ La nostra unica connessione è attraverso il sangue, nulla di più. Siamo connessi in cuore e anima? No. ね Il sangue è davvero abbastanza per chiamare qualcuno famiglia? Una connessione solo dal sangue, non né dal cuore né dall'anima. Ero davvero scioccato a sentirle dire qualcosa del genere. Non sapevo come risponderle. Per cui non ho detto nulla. Ho continuato a salire la scala in completo silenzio. E dopo non so quanto, finalmente abbiamo raggiunto la cima. Wow, quanto hanno scalato! C'è una sorta di botola. Sembra che siamo giunti alla fine, tra l'altro. Mhm. Oh, va bene, va bene.
Ah sì, io me ne dimentico ogni tanto di dirlo, però abbiamo un canale Discord se siete interessati, anche un gruppo Telegram. Per cui se non volete perdervi le novità e interagire con i membri della community e anche vari eventi, vi consiglio di entrare al suo interno. E facciamo alcune belle cosine anche ogni tanto, tipo watch party o giochiamo. Dall'altra parte di questa porta, beh, l'Opspeak ci sta aspettando. Siamo tornati. そうよ。 Ricordi quella sorta di botola vicino al pavimento della stanza dell'inceneritore? Beh, sono molto sicura che usciremo fuori da lì. L'ho già sbloccato precedentemente, per cui non dovrebbe essere un problema. Cazzo, è vero, ieri non abbiamo visto Invincible. Me sono dimenticato, lo sai, Spicia, scusami tanto. Perché mi sono dimenticato di mettere l'evento, per cui mi è passato di mente. Poi non ho manco chiesto a Shop se si fosse recuperato l'ultimo episodio della prima stagione, per cui ho detto, boh, a sto punto gli do un'altra settimana di tempo. Ma tranquillo, anch'io mi sono dimenticato. Magari gli scrivo dopo. Beh, vediamo un po'. Ho preso la mia mano destra e ho spinto la botola. La botola si è aperta e poi... Eccoci qua. Per cui abbiamo svelato il segreto, ragazzi. Questa botola che abbiamo scoperto nel primo capitolo, a quanto pare, ci conduceva nella stanza dell'immondizia, praticamente, sotto la Opspeak. Sembrerebbe che siamo tornati. Non riesco a credere quanto sia stata lunga la salita di quella scala. Sono esausta. Beh, non posso dire esattamente che siamo sani e salvi, però almeno siamo usciti fuori da lì. E ora siamo tornati nella Offspeak Academy. Kyoko, devo ringraziarti. Non mi sarei mai immaginato di poter uscire da lì senza il tuo aiuto. Non è necessario ringraziarmi. Volevo solo restituirti il favore. E adesso che facciamo? Torniamo dagli altri, presumo. Per cui ora che facciamo? Beh, sono felice di non essere morto, ovviamente, ma se il Mastermind dovesse scoprirlo, sono preoccupato anche per te. Mi hai aiutato, per cui potrebbero... Sei preoccupato? Già, ovvio. じゃあ E allora lascia che ti dia una risposta concreta. つまり Chiediamo a Monokuma se c'è un problema col fatto che tu sia scappato. Aspetta, ma è... でも Se provassimo a nasconderlo, sarebbe solo una questione di tempo prima che venissimo scoperti. E comunque non ci sarebbe nulla che possiamo fare per scappare. Come ha detto ciò, stava puntando il suo sguardo dritto alla telecamera di sorveglianza. Per cui invece di dire... Cioè di avere la pressione di essere scoperti da un momento all'altro, vorresti che ci mostrassimo subito? Non preoccuparti. Quello che credi stia per succedere non accadrà. だって Perché il Mastermind non è quello che l'ha fatto. No, aspetta. Ensnared. Non ho idea di che cosa significi. Significi. Vabbè, non so manco come parlare. Significi. Significi. Ok. Ensnared. Non ho idea di che cosa significhi. Controlliamo immediatamente, così non dico bagionate. Intrappolato. Ah, intrappolato. Il Mastermind è intrappolato. Ok. Manco tu, Sbigio, lo sapevi. Beh, adesso abbiamo imparato, allora. Avevi detto qualcosa del genere prima d'ora, ma che cosa significa? それは Beh, il Mastermind è stato esposto durante l'investigazione della morte di Mukuro. Per cui
C'è stato un momento in cui ha abbassato la guardia. L'ha fatto? Ma Trapped no, a quanto pare. そう Se possiamo parlare con Monokuma, beh, possiamo confermarlo. Sarà meglio che lo tracciamo direttamente prima che lo faccia lui. Tempo di iniziare con le negoziazioni. Sono ancora non molto convinto di questa cosa, ma ok. Per cui non abbiamo altra scelta, giusto? ええ Monokuma dovrebbe essere nella palestra. 行きましょうか Andiamo. Ok. Andiamo. La palestra era dall'altra parte dell'edificio. Ma oggi come cazzo sto parlando, ragazzi? Aspettate, mi bevo un po' d'acqua. Tra l'altro mi sono preso la borraccia invece che la solita bottiglietta di plastica perché dopo un certo tot l'acqua della bottiglietta di plastica fa schifo. È veramente imbevibile. Almeno la borraccia me la tiene pure fresca. Considerando che sto vicino alla finestra e ho le serrande chiuse. Voilà. Dovrebbe essere più semplice. La palestra era di là, se non sbaglio. Andiamoci a piedi per fare un po' più di suspense. Di sussepance. La palestra si trovava prima di questa scala. Girando l'angolo. Eccola qui. Voilà. Eccoci qua. おやおやおやおや Ecco Monokuma. Kyoko non mi dispiace così tanto. Ma Makoto dovrebbe essere morto. Che cosa ci fa qui? Questo è esattamente come mi aspettavo che avrebbe reagito. Davvero andrà tutto bene? Dovresti essere stato punito. Kyoko ti ha aiutato? 何 E quindi se anche l'avessi fatto, che cosa faresti? Beh, se la parte colpevole viene esposta durante il class trial, devono essere giustiziati loro stessi e da soli. Ma che sfortuna, però questa è la regola. Per cui ora dovrò punirti nuovamente. Questa volta non ti lascerò alcuna via di fuga. Kyoko, そう fai quello che vuoi. Cosa? でも Ma prima che tu lo faccia, lascia che ti dica una cosa. もし Se dovessi giustiziare Makoto, significherebbe che avresti perso. Non importa come, giusto? は Io? Perdere? Tu, spiegati immediatamente. Che cosa intendi con ciò? だって Beh, sei stato tu a setappare l'ultimo class trial, giusto? Ero in mezzo ai piedi, per cui volevi una scusa per uccidermi. つまり Quindi immagino che avresti dovuto scegliere me come Blackhand per essere giustiziata, giusto? Ehi, ma di che cosa stai parlando? でも Ma quando Makoto ha deciso di prendere la mia bugia, beh, il tuo piano è stato distrutto. E come risultato il trial non è uscito fuori come ti aspettavi. Perché non ti saresti mai immaginato quella posizione. Del fatto che una persona avrebbe protetto un'altra proprio in quella maniera. そう In risposta a ciò ne è uscito un risultato inaspettato. そうよ Hai reagito proclamando Makoto il colpevole e hai provato a giustiziarlo. Hai fatto quella scelta dalla disperazione, non importa come. Devi aver realizzato che Makoto ti sarebbe rifiutato di venire manipolato. Per cui lo hai visto anche tu come una minaccia. だけど Ma poi c'è stato un altro, diciamo, avvenimento inaspettato ad attenderti. Un'entità che avresti dovuto aver distrutto. Alter Ego.
Non avresti mai immaginato la possibilità che sarebbe venuta in nostro soccorso dopo averla uccisa. そうなんでしょ。 Per cui, ecco qui la verità assoluta. Fiocco di neve, buongiorno, buongiorno Ciel, come stai caro? Tutto bene? Abbiamo iniziato da circa una mezz'oretta con il capitolo 6. Ti sei perso solo il fatto che siamo usciti dalla stanza. Intanto ti faccio l'SO. Faccio un breve recap. Praticamente... Mhm. Ma benissimo, tu invece ti sei ripreso? Da cosa? Ok, no aspetta. Mi fa piacere comunque che tu stia bene. Considera dalla serata Minecraft fiacca. Ah, sì sì. No problem. That's alright. Makoto non ha ucciso Mukuro. L'hai fatto tu. E questa è la verità. いいわね。 Per cui giustiziare Makoto sarebbe stata una violazione delle tue stesse regole. Quelle che ami così tanto. Allora, hello Ultra Creeper, how are you? Tung 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 sahur. How are you? Everything okay? Se il Blackened dovesse essere esposto, dovrebbero essere solamente loro a venire giustiziati. È quello che ci hai detto, giusto? That's cool. That's a relief. E questo significa che io ho perso? Stai parlando di un grande gioco? Stai dicendo che sono io il Blackened e non Makoto? E puoi provarmelo, giusto? そう。 No, non posso. I saw that you are planning to repo Among Us. Can I join you? I don't know, Ultra Creeper. For Among Us, probably yes. Because we have a big lobby. For repo, probably we are with other streamers, so the places are limited. I am not very sure about repo. But if you wanna join us for Among Us, that's no problem. Mhm. We will see then Wednesday. Mhm. Non dire in quel modo. Cos'è una routine di commedia? Dire frasi senza avere uno straccio di prova? 別にいいじゃない。 Forse non l'avrò adesso, ma col tempo ti garantisco che ne troverò. そうよ。 Perché non importa quanto provi a seporle, c'è solo e una soltanto e unica verità assoluta. E ora stai provando a cercare di parlarmi come una sorta di famoso stereotipo di detective? だって。 Beh, se fosse stato realmente Makoto il killer, non avrebbe mai fatto qualcosa in questa maniera. Avrebbe avuto paura per la sua vita. Avrebbe temuto un'altra esecuzione. Avrebbe provato a scappare e nascondersi. Avrebbe provato a prendere la disperazione, proprio quella che adori e ti ispiri, でも。 ma a confrontarti, diciamo, non c'è altro che speranza nei nostri cuori. Esatto, hai preso proprio il punto, Ciel. E questo dovrebbe essere abbastanza per convincermi dell'assenza delle prove? え Non sto cercando di convincerti. え。ね Se vuoi giustiziare Makoto ora, tutti quanti qui lo vedranno. E sicuramente ne saranno indignati. Ah? え。そうよ。 Immagina cosa succederebbe se tutti quanti pensassero che hai ucciso Makoto. Beh, probabilmente penserebbero che lo hai ucciso perché quello che sto dicendo è giusto. いいわね。 La speranza non ucciderà mai. Cioè, la disperazione non ucciderà mai la speranza. Stavo dicendo il contrario.
Vabbè. ね Dopotutto, puoi dire che questo l'abbiamo fatto noi? Beh, prova che ci stiamo sbagliando. Non hai altra scelta, ma se non quella di provarlo. Perché se uccidi Makoto senza provare la sua innocenza, beh, accetterai la tua stessa sconfitta. Kim, will you write to Discord whether you have free time with blah. Sorry, I can speak, it seems. Whether you will have free places for Repo if you decide to play Repo? Sure. That's no problem. Se vuoi che la tua disperazione sia pari, そうするべきよ allora ti consiglio di ascoltare il mio consiglio. Sì, ho fatto un po' una sorta di gioco di parole, però non saprei come altro tradurvelo. Per cui, quale sarebbe questo consiglio? Ciao Philip! Come stai? Buon pomeriggio, benvenuto. Di rifare il trial di Mukuro. Solo questa volta. Tu seguirai le tue regole scolastiche e ci assicurerai un trial giusto. そこで最後の勝負をしましょう È tempo per... 絶望をかけた ok. 最後の勝負よ No, l'ha detto Kyoko, scusatemi. Ve lo ripeto io. È tempo per l'ultimo showdown. La battaglia finale tra la speranza e la disperazione. ね Beh, che ne dici? Sarebbe il climax finale, giusto? Bene, bene, tu? Io abbastanza bene, dai. Cespuglio non c'è ancora... non è ancora apparso il caro Yasuhiro. Però è ancora vivo, non ti preoccupare. Battaglia finale dove impicchiamo il giudice, praticamente. Un trial pari, un unico... cioè un'ultima sfida, in altre parole. Questa sarà la nostra chance per esporre la vera identità del killer di Mukuro. Ovvero il mastermind stesso. Ma... quale ragione avrebbe il mastermind di accettare questa sfida? Probabilmente mi giustizieranno nuovamente senza proferire altra parola. Interessante. Davvero molto orsamente interessante. Orsamente? Oh, mi stavo annoiando. Per cui avevo deciso di cambiare un po' le cose. Un po' di joke riguardo gli orsi. E ora che quello che mi suggerissi sembrerebbe abbastanza zampettibile, beh, sicuramente sarà perfetto per del miele, per un climax. つまり Significa che accetti? Se faremo le cose al vostro modo, sarà abbastanza per convincervi, sia voi che gli spettatori, giusto? E questo causerebbe tantissima disperazione, giusto? Non sapevo come inserire il termine orso in questa frase, scusatemi. Ogni tanto adattare le battute di Monokuma con orso è difficile. Sono preorsato a accettare i vostri termini. Vincerà la speranza? O la disorazione avrà la sua vittoria? Beh, è tempo di fare un ultimo showdown di Grizzly. Accettato! Quindi significa che abbiamo ancora una possibilità. Ma questo è l'ultimo climax, giusto? Beh, indovina la identità del killer per avere un finale degno. Ciao Kingsis, buon pomeriggio, benvenuto, come stai? Tutto bene? Però, oltre ciò, dovrete risolvere tutti i misteri che sono rimasti sepolti qui. Tutti i misteri? Esatto.
ogni mistero rimasto inscoperto di questa scuola. Se riuscirete a farlo, beh, decreterò la vittoria per voi. そうね Mm. Per cui è questo quello che stavi cercando di fare fin dall'inizio. Ok, molto bene. E allora è tempo di orsare. Se riuscirete a scoprire la verità sulla morte di Mukuro e a risolvere i misteri di tutta questa scuola, avrete vinto. Ma se non riuscirete a fare tutto questo, beh, affronteremo tutti l'esecuzione, giusto? Non vedo l'ora che succeda. Quando avrete l'intera verità, quale genere di disperazione mi mostrerete? Beh, siamo sicuramente esaltati come te. いいわね Scopriremo fino all'ultima verità sepolta. E poi, come farà l'Ultimate Despair a rivelare la propria disperazione? Sinceramente non riesco a credere come si sia rivoltato tutto ciò. ね Prima che iniziamo, però, voglio chiarire una cosa. Ti ricordi la regola? Quando uno studente uccide un altro studente, beh, è in questa maniera che il class trial viene preparato. どうかしたくま Me lo ricordo, per cui cosa c'è? ね Voglio solo confermarlo, quello che hai detto, è giusto? Vuoi confermarmelo? Non devi essere sospettosa, l'ho già detto prima, ma sembrerebbe che debba ripetertelo. Ogni cosa è basata sulle regole scolastiche. E aver fatto il trial di Mukuro non ha alcuna eccezione riguardo ciò. Oh? Il trial di Mukuro non ha eccezione? Allora è parte del regolamento? Il che significa che dobbiamo scoprire chi è che ha ucciso Mukuro. Beh, comunque un approccio, ma... D'accordo, basta scherzetti. Ecco qua un indizio. Sono sicuro di avervelo già detto, però... Questo killing game è iniziato con 16 partecipanti fra gli studenti del liceo. Ma l'unica persona che... ha fatto un singolo step nella offspeak dall'inizio di cui è iniziato questo killing game. Beh, non sono 15 ma ben 16 studenti. Cosa? ね Stai dicendo la verità? Perché ti sei inzittito all'improvviso? Giustamente deve aggiungere carne al fuoco. Vabbè, io vado che esco fuori. Ciao ciao Philip. Divertiti. Bye bye. Alla prossima. Ho finito di parlare, non ho nient'altro da dirvi. Va bene. Per cui andate a quel paese, d'accordo? Perché sei così arrabbiato? Sembra emozionalmente instabile. Monokuma, ora parlo io. Lasciatemi da solo, fuori da qui. Ok, vado. Solo che... Davvero mi lascerai andare? Non mi interessa più. Prenderete la vostra punizione tutti più tardi comunque. Dovrei iniziare a prepararle. Una super duper extra special punishment. Piena di disperazione. Va bene, Monokuma. ね Forza, Makoto, andiamo. D'accordo. La risata instabile di Monokuma, beh, ha riecheggiato fino a che non se ne siamo andati via. E proprio in quella maniera siamo usciti fuori dalla palestra. Eccoci qua.
Potevo crederci difficilmente, però in qualche modo sono riuscito a non essere stato giustiziato. Ho ancora la mia vita e abbiamo ancora una chance. Dopotutto le cose si sono rivoltate in una maniera migliore di quanto mi aspettassi. Ancora una volta sono in debito con Kyoko. Kyoko, devo ringraziarti. Ogni cosa che abbiamo adesso è grazie a te. だけど Non ringraziarmi ancora. La vera battaglia ci aspetta. Già, è vero. Però comunque sono contenta che abbia funzionato. Non ero sicura che il nemico avrebbe accettato la mia proposta. Ma onestamente, perché mai il Mastermind dovrebbe accettare ciò? Voglio dire, non otterrebbe nulla dallo scontro finale, giusto? それは Beh, non avevano altra scelta se non quella di accettare. Eh? だって È perché in quell'unico momento il Mastermind ha abbassato la sua guardia, proprio come ho detto. E quando sarebbe stato il momento in cui ha abbassato la sua guardia? それは Beh, non ero lì ad sentirlo io stessa, ma ti ricordi cosa ha detto il Mastermind? Il fatto che c'erano delle onde che stavano trasmettendo il killing game al mondo esterno, giusto? Sì, lo ha realmente detto. ね Beh, e perché mai pensi che lo abbia detto? Davvero difficile da credere, giusto? Beh, voglio dire, l'idea che le abbia realmente prese sembra incredibile, そうよ è quasi non vera. Non è esattamente un qualcosa che leggeresti che possa succedere molto spesso, per cui è difficile da immaginare. In altre parole, un qualcosa del genere è difficile da fare, だけど ma in qualche modo il Mastermind è stato in grado di farlo. つまり Il che significa che c'è un altro modo. Deve esserci una qualche ragione per fare un qualcosa di così difficile. Una ragione. それは Dovevano mostrare al mondo un qualcosa, non importa a quale costo. Volevano mostrare il fatto che noi ci stavamo uccidendo a vicenda. Volevano mostrarlo all'intero mondo. どうやら Il Mastermind sembra molto... Adamant l'ho già tradotto parecchie volte, ma non mi viene mai quale sia il vero termine. Mhm. Davvero, no, tipo... Coccio. Per no... Sicuro. Ah, ok, sicuro. Adamante. È molto sicuro sul farci non uccidere... Sul non ucciderci direttamente, ma sul forzarci a farci uccidere a vicenda. Mio Dio, che razza di scioglilingua che ho fatto. Può essere un sinonimo di testardo. Sì, sicuramente testardo era la parola che avevo in mente, ma non so perché abbia detto coccio, duro di comprendonio, stavo per dire, ma non è duro di comprendonio, è più testardo. Ogni tanto io che mi dimentico le parole in inglese, nonostante siano facili, e sappia il loro significato. Ciao Nutella, come stai? Tutto bene? Buon pomeriggio, benvenuto. E le loro regole e regolazioni sono designate per incoraggiare a fare ciò. Sì, ha molto senso. Se queste stupide regole non esistessero, nessuno si sarebbe ucciso. つまり In pratica, l'obiettivo finale del Mastermind è quello di farci uccidere l'un l'altro e mostrarlo al mondo intero. Ma perché? Tutto bene, tranne il ritrovo di tre cadaveri nel mio giardino. Che cacchio significa, Nutella? そう
Il massimo è 2 a caso, cioè il terzo non può esistere. Per provare un punto. La prossima volta sarò più bravo. Per provare un punto. Probabilmente. Provare un punto? ね Il mondo esterno ha un nome per gli studenti della Hopspeak, giusto? Un certo concetto. Stai parlando della speranza, giusto? えそうよ E questi studenti che rappresentano la speranza, farli uccidere l'un l'altro e farli cadere nella disperazione. Il Mastermind vuole che il mondo veda questo, per provare che la disperazione è meglio della speranza. E quello è il loro obiettivo, come l'Ultimate Despair. Cosa? Poi visto sei Stray Gods? No, non ho controllato, Nutella. Per quale piattaforma avevi detto? Su Epic? Vogliono provare che quella disperazione è meglio della speranza? Ah, GOG. No, io GOG non ce l'ho come piattaforma, in realtà. Per cui è molto probabile che non ce l'abbia. Cioè, ce l'ho, ma l'ho aperto tipo lo apro una volta ogni 6 mesi, quindi è abbastanza impossibile. Ma è totalmente ridicolo. そうね Sì, hai ragione. È ridicolo e completamente irrazionale. È il tipo di cosa che nessuno, se non altro chi si chiama l'Ultimate Despair, potrebbe concepire. Il gruppo il cui unico scopo e motivazioni deriva dalla disperazione. Ma è davvero l'unico motivo per il quale ci vogliono far sofferire? 大輝くん Conosco quanto la rabbia ti stia prendendo il controllo, eppure è la stessa motivazione che ha portato il Mastermind a rivelare la sua stessa debolezza. Cosa? つまり È perché il suo obiettivo è quello di fare una trasmissione all'intero mondo del Killing Game. E il Mastermind deve essere ragionevole riguardo alle sue stesse regole. Se dovesse semplicemente ignorare le regole, beh, non dovrebbe chiamarlo gioco. Sarebbe una totale carneficina a mano unica. 少なくとも Mhm. Almeno questo è quello che penserebbero quelli che ci stanno guardando. E questo è il motivo per il quale il Mastermind non potrebbe uccidere a modo in cui vuole. Gli dico che ho il 5% di batteria carica del cell. Se scompaio sai il motivo. Vai benissimo, non ti preoccupare, Nutella. そう Al massimo ci si becca un'altra volta o più tardi. Questa è la ragione specifica. Non importa quanto odino il fatto o quello che sto facendo. Non ho violato una singola regola. Junko ha rotto le regole, per cui per quello è stata punita. Ma in ogni caso non potrà alzare un dito contro di me. そう Per cui hanno deciso di usare il class trial per seguire le proprie regole. Per farmi uccidere. Hanno iniziato un class trial di cui non avevano la giusta risposta, proprio per rendermi il killer. Eppure non ha funzionato. そうね Junko sembra eccitata nella sua morte. No, in realtà non era eccitata. Era più in stadio di what the fuck. Ma che cazzo è successo? E poi è caduta. Se vuoi vedere il momento della sua morte, l'ho già ricaricato il VOD sul sito rosso. E nella fine praticamente dell'episodio 2. Sì, grazie a te. E grazie a quel fallimento il Mastermind si è preso un altro rischio. Hanno tentato di uccidere te al mio posto. Che anche tu non eri il suo killer. E quando quel fatto è stato esposto in TV al mondo esterno, beh, il Mastermind ha dovuto accettare il tuo suggerimento. ええ
Per provare al mondo che la disperazione è meglio della speranza, deve sconfiggerci nella forma perfetta. つまり In altre parole, il mastermind non deve violare le sue stesse regole. Ma è solo ipotetico, giusto? E tu comunque sei riuscita a fargli accettare la tua sfida? だけど Beh, grazie solo a questa chance. Perché tu hai creduto in me. Grazie a ciò un'altra via si è aperta. Ancora non riesco a credere però quanto i pensieri del mastermind e i suoi piani siano stati in grado di essere scoperti. Io non ne avevo il più minimo indizio. 違うわ Alla fine però non riesco a provare nulla di tutto ciò. È solo il mio ragionamento. Essenzialmente quello che ho fatto è una scommessa. Viva waifu massacrate. A me dispiace, sinceramente. Ma sembrerebbe che questo giro ci abbia preso. E ora, questa volta, vincerò la scommessa. Ok, ho lasciato un sospiro di sollievo. Ad essere onesta, non ero così nervosa da parecchio tempo. Beh, e dire che io pensavo non lo fossi affatto. Sembri totalmente convinta di tutto ciò fin dal momento in cui hai deciso di parlargli. Beh, presentarsi in questa maniera è fondamentale come parte della negoziazione persuasione, non credi? Faccio subito, Sbigia, grazie mille. Dammi un attimo. Ok. Per di più, se avessi mostrato la mia incertezza, beh, ti avrei reso ancora più, come si dice, a disagio. Sì, probabilmente è vero. Sono patetico. だけど Comunque, ancora non ci possiamo rilassare. Tutto quello che dobbiamo fare... Cioè no, tutto quello che abbiamo fatto è aver ottenuto un'altra chance di combattere. E questa volta dobbiamo vincere. そう Oppure tutto quello che avremo passato non sarà servito a nulla. Hai ragione. Se non dovremmo riuscire... Cioè, se non dovessimo riuscire a sconfiggere il mastermind, ci costerà le nostre vite. Non c'è altra opzione se non quella di vincere. ね Però prima che iniziamo la battaglia finale, dobbiamo dire agli altri quello che sta succedendo. Vero, ma ora sappiamo chi è il nostro vero nemico. Tutto quello che dobbiamo fare adesso è lavorare insieme agli altri e distruggere il mastermind. Lavorare insieme a tutti gli altri. でも È realmente possibile? Oh, とにかく comunque, ora dobbiamo andare a cercarli. 行きましょうか Probabilmente saranno da qualche parte nei dormitori. Andiamo? Yep. Lasciamo l'area. Ok, ragazzi. Ve lo dico, il capitolo 6, per chi si fosse perso l'inizio, è già nel suo Daily Life. Non c'è una parte Daily Life in questo capitolo 6, per cui dobbiamo rifare il trial di Mukuro, molto semplicemente. Andiamo nei dormitori. Non posso teletrasportarmi realmente, che palle. Tutto quello che dobbiamo fare quindi, molto semplicemente adesso ci sarà una sezione molto lunga di investigazione. Per cui ve lo dico, è probabile che la prossima sia l'ultima live di Danganronpa perché ci facciamo l'investigazione in questa live e il trial nella prossima. Molto semplicemente. Allora, hanno detto nei dormitori. Quindi siamo con Kyoko, dobbiamo bussare a... Mondo è morto, Sayaka è morta, Byakuya. Proviamo a bussare a Byakuya. Questa è la stanza di Byakuya, che sia al suo interno.
Non credo sia qui. Forza, continuiamo a cercare. Ok. Giunque morta. Saya che era morta. Toko. Vediamo Toko. Neanche lei è qua. ね Vediamo allora Aoi e Yasuhiro. Qua c'è Chihiro, qua Celeste. Aoi. Neanche lei. Probabilmente sono da qualche parte allora. Richiesta canzone metti Rosario Miraggio. Nutella, lo sai che non metto le canzoni durante le live di Danga negli altri giochi, dai. ね Dove dobbiamo controllare allora? Se non ci sono qua. Poi è scritto ricesta, ma vabbè. Se no giuro che lo tolgo se mi fate i troll così. Non sono nella sala da pranzo. Ah no, invece qua. E ci siamo riuniti con Monokuma. Ancora tu. È rotto? Suppongo che la sua emotività instabile abbia raggiunto il suo limite, ma vabbè. Cavolo, ma che diavolo? でも Mi chiedo che cosa stia succedendo. Beh, non riesco a non lasciare un altro sospiro di sollievo. Ah! Eccoli qua. 苗木だよね Ci siamo riuniti. みんなやっぱり苗木だどの角度から見ても苗木だよ Eh già. あら生きてたのねまったくゴキブリ並みのしぶとさだな。念のために聞いとくけど幽霊じゃねえよな。 Sto per morire il 3% e niente. Non... Se no mettilo sotto carica, Nutella. O sei fuori casa. Tutti quanti erano qui. I miei amici con cui avevo avuto un paio di difficoltà insieme a loro. E tutti insieme siamo sopravvissuti. Come ho visto le loro facce non riuscivo a crederci. Ho iniziato a piangere. No, Makoto. なんだ。 Aspetta. Cos'è questo odore? なんだこりゃ。 Già, amico. Puzza. E Makoto. Profuma come se fosse un cane bagnato. Vai via. Sciò, sciò. Beh, farselo dire da Toko, cioè Makoto vuol dire che puzza da far schifo. E in un lampo le mie lacrime si sono asciugate. E vabbè. Ancora non riesco a credere che tu sia riuscito a sopravvivere. Già, nemmeno io. Stai realizzando il fatto che sei riuscito a scappare da un'esecuzione? È stato alter ego. Mi ha salvato la vita. そうだ。 Non molte persone potrebbero dire che di aver avuto salva la vita grazie a un programma per computer. Non posso andare a casa, mi stanno mettendo i condizionatori nella mia stanza dove sta il caricatore. Ah, ok. Cavolo, mi spiace, Nutella. Immagino che sia stata un'esperienza di apprendimento da te. Parliamo con tutti quanti, vediamo che ci dicono. Makoto, com'è stato restare nel mondo degli spiriti? Non sono andato nel mondo degli spiriti. だべ。 Sei riuscito a parlarle? A chi? A Miss Clio? No, non le ho parlato. Voglio dire, non ci sono andato nel mondo degli spiriti. E poi voglio dire, chi diavolo è Miss Clio? Vabbè, Yasuhiro. Per cui, cosa stavate facendo voi ragazzi nel frattempo che non c'ero?
Beh, pensavamo che dato che il trial fosse finito avessimo accesso a nuovi piani. Eh? 隠し Niente, tutte le stanze sono bloccate come prima. Siamo bloccati. Per cui non ci sono nuove aree. Allora, dove dovremmo andare a trovare nuovi indizi? Makoto, ma abbiamo la chiave di Kyoko. Puzzi, sei marcio? そうに決まってるわ Sei marcio fisicamente, mentalmente? In ogni modo non puoi essere se non altro marcio. Scusa, stavo girovagando in mezzo alla spazzatura per un po'. Questo odore è così odoroso. Super odoroso. Odori persino peggio di me. Sei molto peggio di me? Ho vinto. Beh, sembrerebbe essere felice per qualche strano motivo. Ok. 苗木くん Non c'è tempo per indulgere oltre. Per una happy reunion. Per una happy reunion, che cacchio dico? Non c'è tempo per indulgere, per prolungare la riunione felice del gruppo. Gesù, ma che vuol dire? Non lo so. Dobbiamo spiegare a tutti quanti quello che è successo con Monokuma. なんだ Spiegare? Spiegare che cosa? Ma... va tutto ok? Per il fatto che tu sia qui? Cosa succederebbe se il Mastermind dovesse prenderti? そうね Beh, è relativo alla cosa che dobbiamo dirvi. Ho bisogno di dirvi la verità riguardo all'ultimo class trial. L'ultimo class trial? つまり Staremo per rifare il trial di Mukuro. Cosa? Seriamente? Qual è il punto nel rifarlo? È stato Makuro ad ucciderla, giusto? No, non sono stato io. E continuerò a ripetervelo. 違うわ Makoto non è l'assassino. E ovviamente non sono stata nemmeno io. E nemmeno qualcuno di voi. はあ E allora, chi è stato? なるほどな Quello che sta cercando di dire è che è tutta opera del Mastermind. Cosa? Stai dicendo che è stato il Mastermind ad uccidere Mukuro? そうよ Esatto. È stata una trappola elaborata, concepita dal Mastermind. Makoto ha visto la trappola in tempo e ha fatto quello che ha fatto per fermarla. だけど Ma la sua decisione ha voluto dire che sarebbe stato lui quello a morire. なんだと Hai individuato la trappola, Makoto? Beh, l'hai fatta sembrare molto semplice, sì, lo sai, でも ma giustiziare Makoto, che non era il Black Hand, era una chiara violazione delle regole scolastiche. Le regole dicevano che solo il Black Hand sarebbe stato giustiziato e il Mastermind ha rotto le proprie regole. Non ci credo manco io. Il che significa che sono andato e ho negoziato con esso per avere un altro trial. E il Mastermind ha accettato? Il che significa che hanno realmente rotto le regole? Non avevano altra scelta se non quella di accettare. Ti ricordi che siamo in diretta televisiva, giusto? そう Ottima osservazione. 当然だ Mi ricordo quello che hai detto alla fine dell'ultimo trial. Quello che hai detto è stato: e ora, con quello che ha fatto, il Mastermind è in trappola. Ecco a quello a cui ti riferivi. Io sono totalmente all'oscuro da ciò. Per chiunque quello che non capisca, beh, potrai ovviamente chiedere a Kyoko di spiegartelo nuovamente più tardi. Per cui, sapendo tutto ciò, cosa dovremmo fare ora? それってさ
Si tratta di chi ha ucciso Mukuro, giusto? Per cui il nostro lavoro è quello di esporre il mastermind. Ma c'è più riguardo a ciò, giusto? Già. Per vincere questa volta dovremmo risolvere fino all'ultimo mistero che circonda questa scuola. Fino all'ultimo mistero? でも Ma abbiamo guardato in giro fino dappertutto, fino all'ultima volta. E ancora non sappiamo nulla, giusto? とにかく Probabilmente ha indovinato stavolta, ma se dovessimo perdere a sto giro morirebbero tutti quanti. Tutti quanti? 楽なのよ E chi ti ha detto che avresti potuto accettare questa cosa, questi termini senza dirlo al resto di noi? Io vado bene così con le cose così come stanno. Vivrò qui per sempre se sto col mio padrone. Io nel frattempo vorrei uscire da qui il prima possibile. とにかく Comunque a questo punto l'unico modo per noi di sopravvivere è quello di raggiungere la verità. 面白い。 In altre parole, un'ultima decisiva battaglia finale. Beh, come si dice? Oddio, non mi viene il termine in italiano, porca miseria. Oh, development. Non è scopo. Non è un avvenimento interessante, direi. Non è proprio avvenimento, però... Vabbè, avete capito. でも Mannaggia. Ma scoprire chi è il mastermind e il perché abbiano ucciso Mukuro e tutti questi misteri riguardando la scuola sarà veramente impossibile. Forse, ma questa volta il trial è diverso. Ora sappiamo chi è il nostro nemico. Per cui se lavoriamo insieme e cerchiamo duramente quello che possiamo, sono sicuro che riusciremo a risolvere tutti questi misteri. Non ne sono così sicuro. Ah? 私は Non riesco a... diciamo... ad essere d'accordo con l'idea che lavoriamo insieme agli altri. Non vuoi farlo? Perché no? Voglio dire... lavorare insieme a tutti gli altri mi sembra la cosa più ovvia da fare se vogliamo risolvere i misteri. ええ Questo è quello che pensavo anch'io all'inizio. Finché Monokuma ci ha dato un piccolo indizio riguardo ciò. Indizio? Ah, quello del 16° studente, dice? Sì. Ok. なるほどな。 Monokuma ha detto ciò, eh? E allora l'opinione di Kyoko è perfettamente sensata. Ma perché? つまり、 Se il mastermind dovesse essere realmente colui che ha ucciso Mukuro, come dice Kyoko, e allora il mastermind avrebbe potuto mettere piede in questa scuola, giusto? Monokuma avrebbe probabilmente ucciso Mukuro, ma non c'è alcuna chance che non abbia potuto, diciamo, architettare, o non 1%, e mascherare la scena in modo così. つまりだ。 Ma secondo Monokuma, le uniche persone che hanno messo piede nell'Ops Peak sono i 16 studenti che hanno preso parte al Killing Game. E allora il mastermind è... Ce n'erano 15 di noi nella main hall all'inizio. E se ci aggiungiamo Mukuro... Beh, siamo in 16. あ Per cui il mastermind potrebbe essere uno di loro? そう。 E se fra quelle 16 persone con cui abbiamo iniziato
Gli unici ancora in vita sono le persone che stanno proprio qui. Dovrei continuare oppure ci arrivate adesso? Stai dicendo che il mastermind è uno di noi? Non puoi essere serio. Aspetta, non possiamo ancora esserne sicuri. Monokuma potrebbe aver detto tutto ciò per confonderci. È certamente una possibilità, ma solo una fra tante. Anche il fatto che il mastermind possa essere uno fra noi è una possibilità. E quella è una possibilità che non possiamo ignorare. Già, voglio dire, sono un ultimate, vero? L'ultimate despair, per cui devono essere un liceale. Non puoi non dire che non sia una possibilità. Ma se uno di noi dovesse essere il mastermind che controlla... Cioè, se uno di noi dovesse essere il mastermind, vorrebbe dire che uno di noi controllerebbe in qualche modo anche Monokuma, giusto? Beh, avete mai visto qualcuno comportarsi in maniera sospetta nel momento in cui Monokuma è attivo? それは Forse lo fanno in segreto. でも Non mi interessa quanto... diciamo sneaky puoi essere. Non lo avremmo notato se l'avessi fatto in qualche molte volte. そうじゃねえのか？ E allora forse Monokuma è in autopilot. Potrebbe avere dei dialoghi preregistrati e delle azioni prefatte. Beh, in quel caso non avrebbe alcun senso con le conversazioni che abbiamo tenuto poco fa. Beh, non sarebbe interamente impossibile, ma solo se sarebbero in grado di tenere la conversazione. Beh, forse, ma comunque... Che succede? 校内放送です。お前らすでにご承知かと思いますが、 Che succede? これからこの殺し合い学園生活は真の Ah, 怪盗編へと突入します。 siamo entrati nella True Ending Mode, ragazzi. Quindi anche Monokuma ce l'ha confermato. È il capitolo finale. そこで公平を期すために学園内の部屋のロックはすべて解除しちゃいます。 Sblocca ogni accesso a tutte le stanze della scuola. 好きに調べてちょうだいな。 Nice. 思う存分謎を解いてちょうだいな。 Very nice. Ora possiamo accedere a tutte le aree in cui non potevamo 学 andare. 級裁判でお会いしましょう。 Mm, vabbè. Com'è stato magnanimo ad aver sbloccato tutte le stanze. まあいいだろう。 Il tempo delle chiacchiere è finito. Ora dovremmo iniziare la nostra investigazione. Ma... stavo pianificando di lavorare da solo fin dall'inizio, comunque. 戸上の名にかけてだ。 A questo punto posso contare solo su me stesso. Sul sangue Togami che scorre attraverso le mie vene. Non ho il tempo di preoccuparmi per il resto di voi. Prendetevi le vostre responsabilità. じゃあな。 Beh, allora... dopo aver fatto questo discorso, Byakuya ha lasciato la dining hall. Padrone! Non mi ha portato con sé. おいおい。 Lo biasimi? Senza il padrone il resto di voi siete come... caffè con crema senza la crema o senza il caffè. Siete totalmente inutili. Per cui, ciao. Se n'è andata via anche Kyoko. Cioè, Toko. E adesso se n'è andata anche lei. Fare la stessa cosa anche tu, vero Kyoko? Esatto. Il che fa rimanere solamente Makoto, Ine e me. ダメ。 In tal caso andrò anch'io per i fatti miei.
Aspetta, ma come? どうだってな。 Aspetta e vedrai. Userò totalmente il mio potere spiritico per scoprire l'identità del Mastermind. Vabbè. Ridendo in maniera fortissima, Yasuhiro ha lasciato la Dining Hall. Davvero tutti quanti andranno per i fatti propri? Cosa farai tu, Ina? Credo che farò la stessa cosa. でも Voglio dire, non è che io non mi fidi di tutti, però sai, だって ma fino ad ora non è che sia stata poi chissà quanto utile. Sono sempre, diciamo, fatto da spalla a Sakura e su tutti gli altri. Non sei inutile. Se non fossi stata qui, io sarei morto. Makoto. Beh, è davvero gentile da parte tua da dire. でも Ma comunque, per lo più sono stata inutile. よし Per cui, almeno alla fine, vorrei essere utile in qualche modo per scoprire qualcosa che ci faccia uscire da qui. Per cui andrò ad investigare di mia spontanea volontà. Ok, ma più tardi. E anche Ina se n'è andata. E ancora una volta. Siamo solo noi due. Eh già. Vediamo. Per cui andrai anche tu di tua spontanea volontà, giusto, Kyoko? だけど Beh, non fraintendere. Solo perché staremo facendo le ricerche separatamente non significa che non possiamo lavorare ancora insieme. それは Questo vale per il resto di tutti noi. Penso di capire quello che vuoi dire. Fare le nostre ricerche da soli non significa che prima o poi non ci incontreremo. Beh, è solamente un dividerci per coprire più stanze. E quando ci riuniremo, beh, diremo tutto ciò che abbiamo trovato. Già, esattamente. じゃあ Beh, meglio che vada. C'è una lista infinita di cose che vorrei controllare. そう Monokuma ha detto che tutte le porte della scuola sono state sbloccate, giusto? Per cui dovremmo iniziare a essere in grado di investigare ogni angolo di questa scuola. Forse possiamo visitare anche i posti che prima non potevamo visitare. 苗木くん Makoto, non importa quello che dovremmo fare, ma dobbiamo scoprire la verità. E anche Kyoko se n'è andata, lasciando solamente me. Non c'ho tempo da perdere. Meglio che inizi le mie ricerche. Ancora non riesco a crederci che il Mastermind possa essere uno fra noi. Per cui, quello che devo provare è che il Mastermind non è uno di noi. Esporrò la vera identità del Mastermind e risolverò ogni mistero di questa scuola. E finalmente potremo scappare tutti insieme. Beh, immagino che dare un'occhiata nuovamente al Monokuma File di Mukuro. Noken Cranny sarebbe ogni angolo e fessura. Ah, ok, grazie. Sull'angolo ci avevo preso, ma Cranny non sapevo. Poi... Sì, utilizzano termini un po' complessi ogni tanto su Dangan. Grazie comunque, Sbigia. Comunque presumevo che fosse un qualcosa del genere, ma non mi veniva l'altra parola. Scusate. Non avrei dovuto bere l'acqua perché mi è andata di traverso. A causa dell'esplosione, l'identità della vittima è sconosciuta. Comunque, beh, erano morti prima dell'esplosione. La vittima è stata accoltellata una singola volta con un coltello, il che è stato inserito attraverso il suo corpo completamente. Ma anche io l'avrei tradotto solo in angolo perché Cranny non l'avrei capito manco io. Ah, ok. Perfetto. Beh,
sono anche stati colpiti dalla testa con un oggetto spesso quasi come se fosse un metal pipe. Inserire metal pipe redeem, ma non ce l'abbiamo. Il corpo è stato ricoperto da altre ferite, ma queste sembrerebbero essere vecchie di parecchi giorni fa. Ok. Una volta che abbiamo scoperto chi ha ucciso Mukuro Kusaba, allora sapremo chi è il mastermind. Per cui, da dove dovrei iniziare la mia investigazione per scoprire chi ha ucciso lei? Beh, forse dovrei iniziare con le stanze che erano bloccate fino ad adesso. Ovvero la presidenza, il laboratorio di biologia, la porta del centro dati e... diciamo la porta con la faccia di Monokuma sopra. Oh già, c'è anche il dormitorio del secondo piano. Lì. Adesso dovrebbe essere aperto, giusto? Dopo aver fatto ciò dovrò dare una doppia controllata alle aree che sono state connesse all'omicidio. Che significa il giardino e il dojo. Ok, tempo di iniziare. Va bene. Tra l'altro è cambiata anche la host dell'investigazione, se ci fate caso. È un po' più chitarristica, se sentite. È on fire. Allora, guardiamo un po' la mappa. Ha detto di iniziare dalle aree, quelle là che erano bloccate. Le aree bloccate. Iniziamo dal centro dati. Dai. Che è quella più vicina. Sì. Che c'è la porta di Monokuma. Ah, Makoto. Sei anche tu qui per guardare un po' in giro? In giro? Che cosa ci fai qui? Cioè, è quello che stai facendo anche tu qui? Già, non riesco a non chiedermi cosa ci sia dietro quella porta. Per cui ho pensato che se tutte le porte adesso della scuola sono sbloccate, anche questa dovrebbe essere aperta, giusto? Però sembrerebbe che io non riesca ad aprirla. Perché ho paura che possa esplodere, giusto? E farebbe veramente schifo, per cui per favore aprila tu. Beh, sono sicuro che non voglia dire proprio questo, ma... ok, se sei d'accordo col fatto che possa esplodere io... va bene. Apriamo la porta con la faccia di Monokuma. Ok, immagino che allora la aprirò. Ah, aspetta, lascia che ci pensi io, non voglio che tu possa esplodere. Ok, no, sei andato a nascondere. Avevo sbagliato a tradurre, era... ah, aspetta, lascia che vada a nascondermi un attimo. Ok, può andare? Tutto dovrebbe andare bene, giusto? Ok, non succederà niente. La porta si è aperta ed è stato molto più semplice di quanto mi aspettassi. Vediamo, cosa c'è al suo interno? Ah! Questa mi sa che è proprio la stanza in cui risiede il mastermind. Non c'è stata alcuna esplosione, fortunatamente. La mia prima impressione è stata... wow, ma questo posto è totalmente sci-fi. Già, stavo pensando la stessa esatta identica cosa. Vediamo con cosa possiamo interagire. Ah, ok. C'è una botola qui. C'è una sorta di botola sul pavimento. Ma più che altro adesso sono preoccupato riguardo al dispositivo. Ok. Cos'è questo dispositivo? Sembrerebbe essere un pannello di controllo. Beh. Ci sono delle sorte di installazioni militari e altre cose. Sì, sembrerebbe un qualcosa di mecha. Giusto? Probabilmente Ifumi sarebbe impazzito se l'avesse visto.
Oddio, cockpit che cacchio è? Non ho idea. Non ho idea. Quindi la stanza di Monokuma ha un pannello di controllo che sembra una sala... Oh no, aspetta, cockpit mi sa che lo cerco perché... Non lo so. Non lo so veramente, ragazzi. Non lo so veramente. Ah, cabina di pilotaggio, ok, mio Dio. Ci sarei potuto arrivare, eh. Però a quanto pare no. E cosa potrebbe significare? Boh. D'accordo, iniziamo a premere un po' di bottoni. Non lo fare, Aoi, ti prego, che qua salta in aria tutto. Non lo fare. No, non si fanno ste cose. La prima regola. Aspetta, non è che puoi fare giusto così a caso. Ma era troppo tardi. Abbiamo preso il bad ending, ragazzi. Esplode tutto adesso. Siamo morti. Niente, manco il trial abbiamo fatto. Ina stava già prendendo possesso del pannello di controllo. Eh? Hai sentito ciò? Sì, credo provenga dall'altra stanza. Ina, che cosa hai premuto? Non ne sono totalmente sicura, però... penso che sia questo. Il bottone che dice centro dati. Centro dati? Ho guardato un'occhiata al pannello di controllo. Ho visto un sacco di bottoni. E sopra ognuno di essi c'era il nome di una stanza. Proprio come ha detto Ina. Beh, c'era il centro dati. Per cui immagino che sia questo quello che abbia premuto. Ma nel centro dati... beh, è proprio la porta che sta dietro di noi. È la stanza in cui eravamo prima. È da lì che proveniva questo strano rumore. Probabilmente sarà meglio che vada a controllare. Sì, per favore, sono un po' spaventata adesso, per cui ti farò il tifo da qui. Va bene, Ina, cioè, Ina vuole proprio che moriamo. Proprio preoccupazione zero. Che io abbia sentito proprio quello che ho sentito. C'è Monokuma. Che sia Monokuma? Ehi? Go! Dammi tutte le tue ciambelle! Sei tu, Ina? Ah. Ok, amico. Mi hai scoperta, come hai fatto? Comunque, cos'è questa cosa? Sembrerebbe una sorta di controllo remoto con le camere? Non sai nemmeno che cosa stai controllando? Beh, voglio dire, non è che possa vedere qualcosa da qui. Ah, guarda cosa ho trovato! Un bottone di autodistruzione. Qualunque cosa tu voglia fare, non premerlo. Dai. Aspetta, stai veramente per farlo? Comunque immagino che questo risolva tutto. La stanza con il disegno di Monokuma, beh, all'interno del... al suo interno ha il pannello di controllo. E controlla Monokuma. Torniamo da Aoi e glielo diciamo. E diciamo, guarda che stai controllando Monokuma. Ma, ehi Makoto, ma che diavolo era adesso? Monokuma. Che cosa intendi? Quello che stavi controllando proprio ora era Monokuma? Monokuma? Cosa? Sei serio? Sì, sembrerebbe che questo pannello di controllo, beh, comandi Monokuma. Il che significa che il Mastermind ha controllato Monokuma da questa stanza. Già. E proprio da qui. Il Mastermind stava controllando Monokuma proprio da questa stanza. E questo
Questa stanza controlli è totalmente separata dal resto del centro dati con tutti quei monitor. In altre parole, ね forse il Mastermind non può monitorarci e controllare Monokuma allo stesso tempo. E già, Kyoko l'aveva predetta sta cosa. La teoria di Kyoko era giusta. えでも Ma se fosse il Mastermind a controllare Monokuma da qui, significherebbe che è stato presente in questa scuola fin dall'inizio, giusto? Beh, immagino che questo sia vero. Ma se dovesse essere vero... Beh... Ok. Sì, c'è un 16° studente, ma l'avevamo scoperto già da un po' in realtà. Allora, il Mastermind, il burattinaio di Monokuma, è davvero il 16° studente? No, non può essere. Non c'è alcun modo, giusto? La stanza di controllo di Monokuma è stata inserita nei draft bullets. Che succede, Makoto? Non mi piace la faccia che stai facendo. Oh no, non è nulla. Ok. Che c'è? Invece con te è tutto ok? だって Beh, è solo che... Qui è dove si stava nascondendo il Mastermind, giusto? Chissà se ci siano trappole o qualcosa del genere. Beh, non posso dire che non sia possibile, ma spero che non sia vero. ね Per cui, えあのさ vuoi andartene via? Così presto? Ci sono un sacco di altri posti che dovremmo controllare. Già, ottimo punto. Non possiamo sprecare tutto il nostro tempo a rimanere qui. Ok, vuoi venire? Sì. Ok, andiamo. Clic. Come la porta del centro dati è stata chiusa, ho sentito un strano rumore. Che cos'era? La porta si è chiusa di sua spontanea volontà. Cosa? La mia porta ha provato a... diciamo aprire la maniglia. Chiusa. Hai ragione, è bloccata. Ma perché? にゅほほほほ Certo che è bloccata, perché il centro dati, d'ora in poi, è zone off limits. Monokuma? Ehi, non è giusto. Non puoi andartene in giro a mettere dei limiti dove ti pare e ti piace. あのね Beh, è per vostro beneficio. Perché se quella stanza dovesse stare aperta, beh, non sarei in grado di muovermi in giro. Immaginatevi come sarebbe depressa la situazione se la mascotte della scuola dovesse restare ferma e non potesse muoversi. E allora quella stanza... Sì, come avete indovinato, beh, è lì dove vengo controllato. ね E allora, in questo momento, qualcuno ti sta controllando in quella stanza? Correctamundo! そんなの嘘だよ Ma non ha alcun senso. Eravamo appena lì e non c'era nessuno. Ti ricordo che c'era una botola a Oi, per cui semplicemente non l'abbiamo aperta. ぷぷぷ Oh, davvero? Sei sicura che... di aver visto dappertutto? C'era una botola. Per caso avete controllato una botola sospetta? Non può essere! La botola sul pavimento. Ma pure tu, Makoto, cioè, che non controlli. Io la prima cosa che ho guardato era la botola e tu... No, voglio guardare il pannello di controllo, va bene. ぷぷぷぷ Peccato, questa era la vostra grande e unica chance. E l'avete sprecata. 残念 Ovviamente la botola non poteva essere aperta dall'esterno comunque, per cui... と D'ora in poi questa stanza è off limits. Non si potrà più investigare. Beh,
conto sul fatto che voi ragazzi lo direte anche agli altri. Pace. Se n'è andato, però... Davvero sta dicendo la verità? Sul fatto che il mastermind si sta nascondendo lì? Infatti, se ci penso, quando siamo entrati nella stanza di controllo, beh, c'era la botola, per cui sicuramente era lì. E allora quando ho detto che dovremmo andarcene... Già. Ma comunque quella botola non si sarebbe potuta aprire lo stesso dall'esterno, giusto? Per cui non è colpa tua. Ok. Comunque... non dobbiamo lasciarci abbattere. Dobbiamo rimanere positivi e scoprire più cose possibili con il tempo che ci rimane. Hai ragione. Se c'è una cosa a cui sono bravo a fare, beh, è tenere in moto il mio corpo. Andrò a correre in giro e dire a tutti quello che abbiamo trovato. Ok, trovato. Vabbè. Ho sbagliato. Scusatemi. Adesso mi hai fatto tornare la motivazione. Ok, mi tiro fuori. A più tardi. Ina ha fatto lo sprint. Devo fare anch'io quello che posso. Che sta facendo invece l'avatar? Gli è venuto una voglia di sdraiarsi. Ok, andiamo avanti. Vediamo prossima stanza che possiamo esplorare. Centro dati è bloccato adesso. Andiamo nella presidenza, dove ci sta Byakuya. Non me l'aspettavo qui. Questa è la presidenza. Pensavo fosse peggio, ma... Beh, è la prima volta che la vedo io stesso. Ah, Makoto, sei tu. Oh, Byakuya. Qua sì che c'è un botto di roba da guardare. Sì, anche qua c'è una telecamera di sorveglianza. Per adesso, ragazzi... Quali sono le vostre teorie per il capitolo 6? Ci sono trofei e anche uno scudo. Wow. Tra l'altro c'è la stessa spada che c'è vicino anche alla palestra. Qua ci sono fogli per terra. Ci sono un sacco di documenti sparpagliati in giro per il pavimento. Questa cosa mi mette ansia. Ok. Restano lo scaffale, Byakuya e la scrivania. Beh, gli scaffali sono ben fatti e sono pieni di file con libri pesanti. Parliamo con Byakuya. Beh, sei venuto al posto giusto nel momento giusto. Vorresti vedere qualcosa di interessante? E cosa intendi con qualcosa di interessante? Da un'occhiata a questo. E sopra quel tavolo pateticamente... Come si dice ostentious in italiano? Oddio. Che dà l'occhio. Non mi viene adesso la parola giusta, però dall'occhio. Registro studenti della classe 78. Contiene i profili di tutti noi e di Mukuro. Apparentemente la classe 78 si riferisce a noi. Aspetta. Quando abbiamo trovato il profilo di Mukuro nella stanza di Kyoko... Esatto. Anche esso menzionava la classe 78. Questo è perché deve essere da qui che Kyoko ha preso questa pagina. E dato che il resto dei nostri profili sono messi su questa lista insieme al suo, non c'è alcun dubbio. Mukuro era uno studente qui alla Opspeak Academy, proprio come il resto di noi. Mukuro Kusaba, la 16ª studentessa.
Deve essere così che Kyoko ha scoperto tutto ciò. Ma sembrerebbe che Kyoko fosse in fretta. Che intendi? Sto parlando di quando lo ha rubato. Il foglio era tutto accartocciato, per cui deve essere stato preso in fretta. Ok. Dato che siamo arrivati qua, sono sicuro che vorrai... Cioè, aspettate, sto traducendo malissimo, scusatemi. Sono già che io? Impossibile, non sono passate manco 2 ore. Beh, dato che è entrata qui senza farsi notare, sono sicuro che voleva uscirsene il prima possibile. Ma qual è il punto di tutto ciò? Beh, era così in fretta ed ha preso solo la prima pagina. La prima pagina? Corretto. Il profilo di Mukuro in realtà contiene 2 pagine. Cosa? つまり In altre parole, quando si guarda questo profilo... Beh, ci sono più informazioni riguardo Mukuro che ancora non abbiamo. Che genere di informazioni? Perché me lo chiedi come se dovessi darti ogni spiegazione? Sei in grado di leggere, non è vero? Beh, sembrerebbe essere una sorta di rapporto dettagliato messo insieme dal preside. 面白い Non so che genere di uomo fosse, ma... Beh, ci ha lasciato sicuramente un indizio interessante. Stavo ascoltando per metà quello che ha detto Byakuya mentre guardavo il rapporto. Mukuro è apparsa all'improvviso e il suo background è venuto fuori praticamente. L'entità conosciuta come Ultimate Despair. Proprio ora... Beh, non posso essere sicuro di una singola persona in questo tipo di gruppo. Oh, buongiorno Lampada, cioè buon pomeriggio più che altro. Come stai? Tutto bene? Stiamo analizzando quello che c'è nelle stanze che non erano prima accessibili. Siamo nel capitolo finale. Qualunque cosa sia, Mukuro definitivamente deve avere una qualche sorta di confessione. Cioè di connessione. Ma io bene, grazie. Tu invece? Cioè di confessione, vabbè. Ho un brutto presentimento riguardo tutto ciò. Devo andare avanti e continuare la mia ricerca riguardo agli Ultimate Despair. Devo anche prestare attenzione a Mukuro. È solo una mia sensazione, ma penso che sia pericolosa. Senza contare tutte le battaglie che ha combattuto, dato che è un membro di Fenrir. Mi sono svegliato adesso dopo aver fatto 2 esami. Nice. Come sono andati? Sono andati bene, Lampada? Quando è entrata nella Upspeak, beh, non mostrava alcun segno di battaglie o né ferite né cicatrici. 23-27. Oh, nice, buonissimo. Mi fa piacere, dai. Almeno te li sei tolti di mezzo. Puntavi più in alto o ti vanno benissimo come voti? Beh, questo fatto prova la sua tremenda potenza in battaglia. Naturalmente vorrei crederle, ma è una delle mie studenti dopo tutto. Ma se dovessi decidere che è un pericolo fra tutti gli studenti, beh, dovrò prendere misure drastiche. Magari il 23 è bassino. Sì, magari forse il 23 è un po' bassino, ma è quasi alla fine, se lo compariamo con i voti della scuola normale, quasi un 8. Però ci sta, non è da buttare a mio avviso. Mukuro era parte delle Ultimate Despair.
Non credo che ci sia alcun dubbio ad adesso. Ma questo significa che Mukuro e il Mastermind erano alleati? Allora, perché? Perché ha deciso di uccidere Mukuro? Per di più, anche il preside sembrerebbe aver paura di quello che è in grado di fare Mukuro. Il fatto che siano riusciti completamente ad ucciderla in quella maniera o significa che il Mastermind è più forte di Mukuro. なんだ Cosa c'è, Makoto? Hm? まあいいだろう Sembri essere perso nei tuoi pensieri. No, ok, devo calmarmi un attimo in realtà. Parliamo un po' più lentamente piuttosto. Sembri essere perso nei tuoi pensieri. Forse dovrei metterti un punto su un'altra cosa. C'è ancora un'altra informazione importante su quel file di cui dovresti prendere nota. Quale sarebbe? Hai notato l'immagine? Ha una immagine di una ragazza che non hai mai visto prima d'ora? Una ragazza che sembrerebbe essere inclusa nella nostra classe 78. Beh, questo dovrebbe essere abbastanza per te per scoprire chi dovrebbe essere. E per di più, il resto delle informazioni riguardo quella ragazza, beh, sono contenute in quel file. 5 piedi, 7 pollici. Non ho idea di come funzionino le misure americane, quindi non ve le so tradurre, vi dirò 5 foot 7 inches 97 pounds. E mette anche in lista i suoi valori vitali 31, 22 e 32. Oh no, misure americane. Veramente. Le detesto. Beh, cosa ne pensi? Cosa ne penso? Se me lo chiedi, beh, il fatto che abbia un ottimo corpo. 黙れ Razza di idiota senza speranza. Quello che sto cercando di dirti è che forse dovremmo tenere a mente quelle informazioni per più tardi. Forse quando torneremo a parlare del corpo, o forse... Oh, intendi 3 aquile, 2 stati della libertà e 6 hamburger? Aspetta, sta cercando di dire che c'è una chance che il corpo non sia effettivamente di Mukuro? È questo quello che vuole dire? Personalmente, quello che sto pensando non sembrerebbe essere impossibile, ma non sarebbe brutto da confermare, giusto? 決まりだ Carbonella Human. Tutto questo è quello che avevo da dire. Quello che vorrei fare con queste informazioni, beh, è affar tuo. Per cui sono tornato allo solito comportamento di Byakuya. Già. Ah, e ancora un'ultima cosa. E diciamo un piccolo consiglio da parte mia. Gradirei che prestassi attenzione. Un consiglio per me? Beh, sembreresti andare davvero molto d'accordo con Kyoko. Non è che andiamo molto d'accordo, è solamente che ha fatto tanto per me. Beh, non riporre molta fiducia in lei. つまりだ Il costo della fiducia, beh, può essere più alto di quel che credi. Che cosa vorresti dire? Solo quello che penso. Ma la mia teoria deve essere giusta. Solitamente. Solitamente tende ad essere giusta. Quello che consiglio... Beh, è questo. Sta a te se scegliere se ascoltarmi o meno. Fa come credi. Lo terrò a mente, grazie. Qua immagino che ci fa riguardare il registro di classe. Siamo noi.
Ci sono i profili di tutti gli studenti che abbiamo. Che erano con noi fin dall'inizio, e quelli di Mukuro. Ok. Proprio come noi, Mukuro apparentemente era una nuova studentessa qui alla Upspeak. Mukuro Kusaba, parte dell'Ultimate Esper. Il che significa che lei e il Mastermind dovrebbero essere alleati. Ma perché mai il Mastermind dovrebbe ucciderla? Non erano amiche? O amici? Giustamente perché non sappiamo cosa sia il Mastermind. Se è una lei o un lui. Ma quella pianta a sinistra sarà finta? Aspetta, quale pianta? Guarda un attimo. Guarda un attimo nella presidenza che mi è sfuggita. Perché non mi ci faceva interagire. Ho interagito con tutto. Intendi questa qua? Boh. Non ho idea. Perché c'è neanche una a destra. Non ti fanno fare lo zoom, quindi non saprei distinguertela sinceramente. Intanto facciamo un mini salvataggio. Voilà. Vediamo cosa ci sta nella mappa. Nel quarto piano dovremmo aver controllato tutto. C'è il giardino, il dojo. Laboratorio di chimica, cioè di biologia. Magari poi si chiede al mastermind che piante sono. Sì, esatto. Laboratorio di biologia che è totalmente nuovo. Oh mio Dio. Beh, qua sono nel laboratorio di biologia. Fa così freddo. È anormale che sia così freddo. Mi sento come se fossi in un gigantesco freezer. La bamba. Seriamente, perché fa così freddo? Non lo so, Makoto, controlliamo. Allora. Qua ci sono un po' di freezer. C'è il monitor che vabbè è sempre la stessa cosa, per cui non controllo. Perché fa così freddo qui? Questa è la prima cosa che dovrei scoprire. E vediamo questi cosi. Ci sono delle sorta di macchine strane qui messe nel muro. E da sinistra ci sono un sacco di luci blu. Ma dall'altra parte... Beh... A me sembrano le cose dove mettere i corpi. Sì, secondo me sono quelle. Anche perché se vedi ce ne sono esattamente 16 lampada. 9 sono accesi e 7 sono spenti. E 7 sono i sopravvissuti adesso perché sappiamo che c'è un 16° studente. Però dovrebbero essere in realtà 10 accesi. Ok. Ah sì, ecco dove l'ho già viste. L'ho viste nei film horror e quella roba lì. Sono dei frigoriferi per mettere al suo interno i corpi morti. Significa che il laboratorio di chimica in realtà è una camera mortuaria? Forse dovrei dare un'occhiata più da vicino. Ok. Allora, guardiamo qua se... Oh, sembrerebbe esserci una sorta di libro qui. È un manuale di istruzioni. Offriamo un'alternativa ecoamichevole per il vostro ghiaccio quando i cadaveri ne hanno bisogno. Va bene. Ok, anche lampada per antigermi. Va bene. È proprio un servizio completo allora. Come hanno fatto a mettere i fumi lì dentro? Non ne ho idea, sinceramente, lampada. O Sakura, volendo anche.
Ok, rieccomi, scusatemi. Semplicemente inserisci il cadavere e la luce blu, beh, ti farà sapere quando il sistema verrà attivato. Mi avevano raidato in stanza e probabilmente a breve dovrò mutarmi nuovamente. La temperatura e l'umidità verranno aggiustate automaticamente con i settaggi ottimali. Col nostro sistema tutti quanti potranno tenere un corpo fresco fino a che ne avranno bisogno. Raid momento, esatto. Nella sfortunata, cioè diciamo nell'improbabile possibilità di un problema, verrà attivata una luce rossa e un allarme verrà suonato immediatamente. Ok. L'esteriore... E offriamo praticamente un upgrade package, ok. È un manuale di istruzioni praticamente per i frighi dei corpi. Vediamo qua cosa c'è. Questo cosa... Sono dei tappeti? Sì, sono dei tappeti, ok. Ne sto vedendo un sacco di questi ultimamente. In pelle non era male, eh no. Proviamo a riguardare i frighi. Ok. Beh, ho capito. Ora mi è molto più chiaro. È una camera mortuaria. Sì. Era questo il segreto del laboratorio di biologia, molto semplicemente. E riguardo tutte quelle luci accese... Beh, sembrerebbe che una luce si accenda quando il corpo è occupato. Ma non mi dire Sherlock, sì infatti. Il che significa che dentro a quelli con la luce blu ci sono le vittime. Non posso fare in modo che le mie emozioni mi travolgano proprio adesso. L'unica cosa che posso fare per tutti quelli che sono morti è solo una. Ed è quella di sconfiggere il Mastermind. E per fare ciò devo continuare la mia investigazione. Non ho alcun'altra opzione. Makoto è diventato veramente capitano ovvio, sì. Esatto. Comunque in breve adesso stiamo facendo la investigazione per il trial finale. Dato che il Mastermind giustamente stava cercando di giustiziare Kyoko nonostante non fosse la killer, ma poi ha giustiziato Makoto che non era il killer. Molto semplicemente adesso, dato che trasmette a tutto il mondo questa trasmissione del Killing Game, ci ha dato l'opportunità di rifare il trial di Mukuro per chi se lo fosse perso. E quindi dobbiamo scoprire tutti i misteri che circondano la scuola e l'identità del Mastermind durante quel trial. E se così dovessimo farcela ci fa uscire, praticamente abbiamo vinto noi. Se non dovessimo farcela ci ammazza tutti. Ma va bene. Buon pomeriggio Dan, come stai? Tutto bene? Benvenuta, ti faccio lo shoutout, andate a seguire la Karaden, mi raccomando, che è molto brava e simpatica. Chi sarà mai il vero Mastermind? Non lo so in realtà. Cioè no, io in realtà lo so, però non voglio dirvelo per chi non lo sa. Non fate spoiler, mi raccomando, per chi dovesse già saperlo. Tutto a posto, meno male, dai, mi fa piacere. Oh, Toko, per cui eri qui. Che cosa vuoi? Sei così disgustato che mi vuoi fuori dalla tua vista? No, non è questo. Pensavo solamente che forse avessi trovato qualche indizio. Beh, non ne ho trovati. Non ho trovato nulla. Nemmeno un singolo indizio. Pensare che questo... Cioè, pensavo che questo posto fosse relativo al caso, ma...
Sembrerebbe che abbia qualcosa, giusto? Ma non c'è nulla di tutto ciò. È tutto ordinario qui. Spero che non si sentano le ambulanze. Schilisciu. Ridatemi indietro il mio prezioso tempo. Calmati, Tocco. 何よ Non dirmi di calmarmi. Hai idea di cosa sto passando in questo momento? Quando tutti quanti scopriranno qualcosa e io non scoprirò nulla, mi chiameranno inutile. Utile per nulla. Nessuno lo farà. Il mio padrone lo farà sicuramente. Beh, non sono sicuro di poter non darti torto. E io non voglio che lo faccia. Sono veramente stufa del fatto che mi guardi dall'alto in basso. Perché non vuole accettarmi? Beh, non credo che ci siano indizi qui, per cui mi sa che me ne andrò. Ma lui lo fa di base, sì, infatti. Byakuya fa così con tutti, cioè si deve mettere l'anima in pace, to. Allora, il quinto piano ci manca il giardino. Dobbiamo tornare nel giardino. Ah, bene, ha pulito la scena del crimine. E come dovremmo indagare il caso? Ah? È sparito. Il corpo di Mukuro. Non è qui? Boh, se vuoi guardiamo il resto, però dubito che ci sia qualcosa di importante. Ci sono ancora quei 4 polli rimanenti. Sinceramente sono più sarei più terrificato del fatto se ce ne fossero di più. Vabbè. Che giardino. Eh sì. Con questo coso gigante. Guardiamo il capanno degli attrezzi, magari è lì? Chissà che odoraccio c'è lì dentro. Veramente. Forse il corpo è all'interno del capanno degli attrezzi. Sarà meglio che controlli, giusto per essere sicuri. Non ho trovato nulla qui. Nemmeno un singolo corpo morto. Ma allora se non è nemmeno qui, allora deve essere nel laboratorio di biologia? Ma i corpi sono l'unica cosa che devo controllare. Non c'è altra cosa. C'è la... Beh, vabbè, ho detto l'unica cosa che non dovevo dire. Ma i corpi non sono l'unica cosa che devo controllare qui. C'è ancora un'altra cosa. Il tappeto. Sì. Scusatemi, mi sono mangiato le parole. Quelle piante sono carnivore e rilasciano un odore di carne marcia per attirare le prede. Madonna. Sì, il fatto che fossero carnivore me lo ricordo perché l'aveva detto Monokuma. Un tappeto ha avuto un ruolo chiave nell'intero caso, per cui sarà meglio guardare. Peccato che non abbia premuto sul tagliaereo. Il killer ha usato il tappeto per far sì che gli irrigatori permettessero al corpo di non bagnarsi. Il che significa che il killer deve aver lasciato qualche indizio qui vicino. Oh? Non l'avevo notato questo prima, ma c'è una piccola... c'è un piccolo timbro sull'angolo del tappeto. Dice laboratorio di biologia? E allora proviene da lì? Beh, un tappeto c'era in obitorio. Anche lì, sì, esatto. Perfetto. Un indizio l'abbiamo trovato. Vediamo se c'è altro. Forse il piccone di mondo potrebbe essere importante. Eh sì, non so se possa essere connesso.
Però no, ok, non è connesso. Non credo ci sia altro da controllare all'interno del giardino. Crazy Diamond! Esatto. Questo era tutto ciò che avevo bisogno di controllare qui. E allora ce ne possiamo andare. Molto semplicemente. Non c'è altro da dire, Makoto. Ho completato lo slot intero dei salvataggi, quindi ne devo sovrascrivere alcuni. Ok, vediamo cosa mi manca. Mi pare il secondo piano, che non ho guardato. Ovunque qua ci sta una JoJo's reference. Sì, ma anche Mondo in realtà aveva la capigliatura un po' alla Josuke, se ci fai caso, eh. Dove cavolo erano i dormitori nel secondo piano? Perché non ne ho idea. Poco diceva ci sono dei dormitori nel secondo piano, ma... Oh. Non lo so. A quale parte si riferisse. No, nella secret room non c'è più niente, per cui... Dovrei vedere un po' dove stanno Kyoko e Yasuhiro. Qua... non credo si possa far molto. Controlliamo la mappa. Mi sa che mi conviene guardare tutto dall'inizio. Ok, aspettate. Qua c'è la palestra. Gym second floor. Attacchiamo quella bellissima torretta. Va bene. Devo capire sta roba però. Diceva che c'erano dei dormitori nel secondo piano, ma io non li vedo sinceramente. O sono ciecato. Centro dati c'è Monokuma. Kyoko e Yasuhiro dove cazzo stanno? Boh. Devo farmi tutta la scuola, se no. Sì, lo credo anch'io, però... Dove altro dovremmo andare? Altrimenti. Help? No, ok, help non mi dice cos'è che mi manca. Quanti Truff Bullets abbiamo per adesso? 7. E se tornassi nel laboratorio? Per ora? Vai in camera tua a dormire. Esatto. Torniamo nel laboratorio di biologia. Ah no, ok, non è cambiato niente. Sì. Vediamo se riparlando con questi... il bioparco. No, niente. Allora cos'è che mi manca? Eppure mi sembra di aver guardato tutto.
Ah, tra l'altro prima mi avevano chiesto se Kyoko avesse 17 anni, forse. Ciao Frica. Buon pomeriggio, benvenuto, come stai? Tutto bene? Faccio lo shoutoutino velocino. Datemi a seguire il caro Frica, mi raccomando. L'ultima volta hai giocato a Twilight Princess, è vero che stavi facendo il dungeon? Ah no, non ce l'ho l'età. Io bene, grazie, tu invece? Stiamo investigando nel capitolo finale, ma sto avendo un po' di difficoltà nel capire quale sia l'area che mi diceva del secondo piano. Ma figurati. Non ti preoccupare. No, questi sono gli spogliatoi. Qua c'era la piscina. Usciamo. Non credo che c'entri nulla. Torniamo nell'area. Dove cacchio sono i robi allora? Cioè dai. Gioco ha detto che c'erano delle sorta di camere anche al secondo piano, ma io non le ho viste. A essere sincero. Qua non c'è niente. Non mi dire che mi sono bloccato perché io a sto punto non me lo ricordo, ragazzi. A essere sincero. Non mi ricordo minimamente dov'è che dovrei andare. Grazie, lampada, avevo subito. Ok. Anche qui non c'è nulla. Boh, a sto punto esploriamo tutte le stanze una ad una. Le classi, l'archivio. Volendo possiamo guardare l'archivio della biblioteca. Se c'è qualche informazione importante. Però boh. O magari devo andare a parlare con Byakuya o qualcun altro. Biblioteca. C'è ancora la lettera qui. Gli archivi del duca. Boh. Proviamo a interagire. Però credo che me lo segnerebbe nella mappa se ci fosse qualcosa qui. Effettivamente. Ok. Sì. Può essere. Ah, il duca, non il duca. No, Sbigio, non quell'altra persona. Ok. Ma dove li ha visti Kyoko i dormitori al secondo piano? Cioè, spiegatemi. Questa cosa non l'ho capita. Cioè, ci sono al massimo quelli al primo piano. I dormitori. Ma non credo che siano correlati in qualche modo al caso. Il pelato lasciamolo a testa in giù da un'altra parte. Giustamente. Ah, qua sotto possiamo tornare nella... No, ok, meglio non tornarci di giù. Meglio non tornarci di giù, che abbiamo fatto una brutta fine. Oh. La porta è aperta della stanza di fumi. E controllo tutte, tanto per sfizio. Ok, non vuole entrare nella stanza di Yasuhiro. Quella di Leon è aperta, non ha a che fare con l'investigazione. Io controllo quello che può essere relativo al caso. Questa è quella di Sakura. Probabilmente dice la stessa cosa. Aoi probabilmente non vuole entrarci. Sì, ok.
Questa è quella di Celeste. Anche qua non possiamo entrare. Qua c'è la stanza di Ciro. Anche questa è sbloccata. Quella di Junko. No, anche questa non si può entrare. Quella di Toko non credo che voglia farci entrare, sinceramente. Byakuya. Sì, mi darebbe da mangiare agli avvoltoi, probabilmente. Ok. Carine però queste interazioni. Ok. La stanza di Kiyotaka. Quella di Kyoko abbiamo già visto. E la nostra, se ci entriamo cosa succede? Ah no, ok, non possiamo entrare manco nella nostra. Quindi non sono relativi all'investigazione. Come si dice? Vabbè, avete capito. Poco fa l'ho detto, mi sono già dimenticato come cazzo si chiamano i dormitori. Vabbè, scusate. Ogni tanto mi prende sta roba. E questo? C'è una scala. Qua. La porta è aperta. Possiamo finalmente controllare i dormitori del secondo piano. Ah, erano qua, ma vaffanculo. Vabbè, mezz'ora per capire. Il che significa che devo farlo. Questi sono i dormitori del secondo piano? Sembrerebbero essere delle rovine antiche. O più che altro un campo di battaglia. Quasi come se una bomba fosse scoppiata qui o qualcosa del genere. Oddio, dormitori del secondo piano. C'è anche sangue per terra, tra l'altro. Tipica scuola in Italia. Effettivamente. Non credo ci sia il sangue per terra, però... Tolto questo è piuttosto, direi, relashable. Il letto... Sì, il letto. Il letto è completamente macchiato. Voglio dire, non è nemmeno neanche più un letto, è solo spazzatura. Cioè, Makoto cattivissimo. Definisci spazzatura un povero letto? Ho aperto la porta, ho guardato all'interno e poi ho chiuso immediatamente. Non c'era nemmeno un indizio di un bagno, solo un'inutile pila di spazzatura. Solo ste due cose possiamo guardare. E la porta. Là ci hanno dato un cazzotto sul muro fortissimo e non possiamo controllare, praticamente. Muri di cartongesso sono fatti quelli dell'Ops-Peak, praticamente. Queste porte così penso che non ci si possa entrare. Qua è il bagno femminile, ma entriamo in quello maschile perché siamo persone per bene. E Makoto un maschio. Non entrerebbe mai in quello femminile. Lo sappiamo che è un personaggio morale. E appunto una zanzara, tra l'altro. Non c'è niente da guardare però qui. Niente, peccato. Qua invece cos'è? La Madonna, che bel bagno. Veramente. Di alta qualità. Questo è uno spogliatoio. Zanzare maledette. Già. Che palle. Questa stanza... Beh, è piena di... Stavo per dire cassetti, ma si chiamano armadietti. Beh, deve appartenere agli studenti dell'Ops-Peak che erano qui prima di noi. La classe prima della nostra deve aver utilizzato questi armadietti. In questo edificio disastrato sono comunque meglio di quelli di Napoli Centrale pagati €1 per l'accesso. Va bene, frica.
Mi fido di te che vieni da Napoli, per cui... Ok, c'è la placca di metallo. Strano che ci diano ancora monocoin, perché free time event non ne abbiamo. Proviamo ad aprire questo cassetto. No, è chiuso. Sembrerebbe che ci sia un card reader installato sulla porta, per cui ne serve uno. Una placca de ferro. Sì, è lo stesso delle locker rooms del secondo piano. Per cui bisogna usare gli handbook per aprirli. Proviamoci. No, non è quello che coincide. Nessuna fortuna. Dovresti essere l'Ultimate Lucky Student, Makoto. Non puoi dire nessuna fortuna. Sei l'Ultimate Fraud Student. Altro che Lucky Student. In realtà potrei dire anche Roma Aeroporto, brutti ricordi. Ah, ok. Mi spiace. Ultimate Fraud Student, nuovo titolo affibbiato a Makoto. Fa la stessa scena? La stessa? Posso parlare? Si fa, mi sa la stessa scena. Sì. Ok. Qua dentro però ci sono cose. Non avevo preso questo. No, mi sa che questo non posso interagirci, forse. Qua c'è una placca di metallo enorme. Sì. Non si può aprire. Questi sono spaccati. Qua, questo è spaccato, chissà se si può aprire, ma... Ok. Diciamo che l'impatto nei bagni a Roma al ritorno da Tokyo mi hanno segnato nel profondo. Mi spiace, Africa. Mi fa piacere che tu sei riuscito ad andare a Tokyo, vorrei andarci io anche più avanti in futuro. Però mi dispiace allo stesso tempo il fatto che tu abbia dovuto subire la tortura dei bagni in aeroporto. Che sono qualcosa di terribile. Io non ci sono mai stato, però ne ho sempre sentito parlare male. Questa stanza... Beh, non sembrerebbe essere una stanza di uno studente. Ha più un'atmosfera da stanza per adulti. Beh, è la stanza privata del preside. Kyoko! Sono già stata in questa stanza un paio di volte, ma... ho ancora un piccolo rimpianto. Per cui ho deciso di controllare ancora un'ultima volta. Un rimpianto? Ok, controlliamo. C'è un difetto di costruzione? Quando cazzo va? C'è un buco qui, ma non è un normale buco. Posso riuscire a sentire della brezza uscire da lì fuori. Una sorta di brezza? Sì, è come una sorta di spazio aperto dall'altra parte del muro. Uno spazio aperto? Significa che... Intendi una stanza nascosta? Penso di sapere come aprirla. Sai come aprirla? Hai scoperto qualche trucco o qualcosa del genere? Un trucco molto semplice, sì. Così semplice che non sono nemmeno sicura che tu possa definirlo un trucco. Ho visto un programma su quel PC che lo controlla. Basta inserire la giusta password e la porta dovrebbe aprirsi. Anche se non ho la minima idea di quale potrebbe essere la password. Tutto quello che sappiamo è che probabilmente sia composta da lettere e o numeri. Ma da qui in poi non so come proseguire. Hai ragione, non è abbastanza.
Ho guardato attraverso questi documenti e file sul PC, ma e ho inserito tutto quello che ho pensato. Io ho imparato sempre di più riguardo di lui, ma sembrerebbe non esserci nulla riguardo questa password. La password è vai in culo 5. Ok. Quando penso a quanto tempo ho sprecato su questa cosa. Ok, ci restano. Qua che ci sono i liquori, mi sa. Una sedia. No, va sulla sedia. Qua c'è il PC. C'è un PC con una scrivania. Deve essere del preside. Grazie. どうやら Blah. Ce la facciamo a parlare in italiano. Oddio. Chiunque l'abbia utilizzato per ultimo, beh, sembrerebbe essere sì interessato all'Ultimate Despair. Il PC ha ancora un paio di risultati sopra di esso. Significa che forse potremmo riuscire a trovare qualcosa su di esso? だけど Italiano difficile da comprendere. Esatto. Non c'è molto però. Nulla di cui non sappiamo già. つまり L'Ultimate Despair non è un singolo individuo, ma è una sorta di gruppo. Un gruppo responsabile per la tragedia che accadde un anno fa. Sono il peggior tipo di persone. Quelle che ti forzano a finire nella disperazione. でも E questo è tutto ciò. Non c'è nient'altro. Vedi? Immagino che questo sia quello che potesse più fare il completo fallimento dei Kirigiri. Ma ogni informazione riguardo al Mastermind è utile, giusto? Apprezzerei qualunque informazione abbiamo nelle nostre mani. そう Capisco. Beh, è un ottimo punto di vista, davvero. Ultimate Despair. Come Draft Bullets. Cavolo. Per cui c'è una stanza nascosta in cui non riusciamo a entrare. E questo è il suo rimpianto. I lieni. Penso che potremmo assumere che debba esserci un qualche sorta di indizio qui. Forse per lei è più importante. Buttala giù. Comunque se volessimo entrare lì dovremmo scoprire la password. E se Kyoko non dovesse riuscirci, non c'è alcun modo che io possa avere una chance. No, aspetta. Forse c'è una chance. La password potrebbe essere qualcosa che Kyoko potrebbe non aver pensato. O qualcosa che lei non vuole pensare. Per esempio... Che ne pensi del tuo nome? Oh, scusa. Stavo giusto pensando a quale possa essere la password. Sono sicuro che lei non l'abbia provata. Beh, voglio dire, è totalmente comprensibile. Dopo il modo in cui ha parlato di suo padre, l'idea che possa aver utilizzato il suo nome come sua password. Conoscere questo, scommetto che l'idea non le sia passata per nulla nella mente. Ti dispiacerebbe se ci provassi, giusto per esserne sicuri? そう Non che tu abbia bisogno del mio permesso. Se vuoi provare, fallo. Fa quello che vuoi. Ok. Proviamoci. Vediamo se è effettivamente Kyoko. Lo sai, sono contento di aver pensato di provare il nome di Kyoko. Ma se non dovesse essere così, ho la sensazione che possa ferire ancora di più Kyoko. ね Mhm. Se sei preoccupato per me, Makoto, non esserlo. So già che la tua risposta è sbagliata.
Voglio dire così tante cose brutte alla mia mina. Sì, alla mia mina. Ok. Oggi non ce la posso fare. Alla mia linea. Dovevo startare, ma no. Oggi la linea ha detto: tu tizio non farai live. Muahahaha. Con tanto di risata malvagia. Ma come, Dan? No. Mi spiace. Magari prova più tardi. Forse è solo una cosa di adesso. Magari tra una mezz'oretta ti funziona meglio. Parli con le mine? Deve essere una conversazione esplosiva. Ok. Lo so che qualcuno mi sta facendo le macumbe, ma no, dai. Beh, in quel caso, beh, proviamoci. Ok, mi sono messo con la faccia davanti al monitor, mi sono composto e ho iniziato a scrivere la password. Inseriamo la password qui. Ho scritto il suo nome per intero, Kyoko Kirigiri. Le mie mani erano tese e stavano tremando finché non ho finito di scriverla. Bip crn. È esplosa veramente la porta. Che cosa? Ha funzionato? Tutti hanno skill issue qua, a quanto pare. Kyoko, ha funzionato. どうして Perché? Kyoko? Senza guardarmi, se n'è andata nella stanza nascosta. Mi ricordo, bella sta parte. Kyoko. Andiamo nella stanza nascosta. No. Anche perché la parte in cui la best girl Kyoko ha avuto più screen time. È vero. Il capitolo 6 è quello in cui ha più screen time. Purtroppo. È un personaggio molto bello Kyoko, ma nei vari capitoli è praticamente parecchio misteriosa. Ehi Kyoko? Forse non dovrei essere in questa stanza. Il suo sguardo era fisso su un'unica cosa. Un regalo? Cioè incartato e ricoperto con tanta gioia. Ah sì, vi ricordo che comunque abbiamo il canale di Discord, come dicevo prima, se volete entrarci. Mi raccomando. O anche quello di Telegram. Ecco perché la rende così inusuale. Vediamo un po' cosa possiamo guardare. Qua intanto c'è la foto col papino. Ah no, prima il regalo, ok. È una bomba. Pacco bomba. Era una trappola del mastermind. C'è una scatola molto colorata qui. Sembrerebbe essere totalmente fuori posto. Più la guardo e più ne sono sospetto. Dovrei aprirla? Ho una sorta di cattivo presentimento da ciò. Però voglio dire, non possiamo non aprirla. Ok. 苗木君 Fa attenzione, Makoto. Perché? Credi che sia pericoloso? No, non è pericoloso. Ma sorprendente, probabilmente. どうやら Se è quello che credo... Beh... Credo che comunque sia un qualcosa che non sarai felice di vedere. Aspetta, per cui tu sai cosa c'è all'interno di questo pacco? とにかく Non urlare né nient'altro, ok? Stai dicendo che c'è qualcosa che vorrebbe farmi urlare? Ok, lo aprirò. Sorprendente, una testa di cavallo. Speriamo di no. Passo dopo passo ho approcciato la scatola. Ho preso un lungo e profondo respiro. E poi l'ho iniziato ad aprire. Dopo aver tolto il nodo, ho guardato cosa c'era nella scatola. Con uno sguardo piuttosto esitante. Eccolo.
il consiglio di Kyoko non è stato di alcun utilizzo. Ho fatto uscire il mio urlo. Quello che c'era nella scatola. Quanto alla Shinji sto urlo, veramente. È sempre Megumi Ogata la doppiatrice, quindi ha senso che ti ricordi Shinji. Erano ossa. Ossa umane. Beh, era l'ultima cosa che mi sarei mai aspettato di trovare in una scatola così gioiosa. Beh, una testa c'era. Ecco perché mi sembrava. Sì, sì, è lei. Voglio dire, che altro potrebbe esserselo immaginato? E tra l'altro ha anche doppiato un personaggio in Danganronpa 2, Megumi Ogata. Chi l'ha già giocato saprà di chi sto parlando. Proprio come pensavo. Che cosa? Proprio come pensavi? Come facevi a saperlo? Voglio dire, ci sono ossa umane qui. Ossa umane! 違うわ Io non ricordo quasi niente del 2. Tanto poi, visto da come stanno andando i sondaggi, probabilmente sarà la serie che sostituirà l'1 da settimana prossima. Mhm. Beh, non che pensavo che ci fossero davvero delle ossa. È solo perché avevo il presentimento che ci fosse stato il corpo. È prettamente la stessa cosa. Un tizio è morto in una scatola. Mio padre. Mm? Che cosa riguardo lui? そう Quello che hai trovato nella scatola. Queste ossa. Questo corpo. Questo è mio padre. O perlomeno quello che ne è rimasto di lui. Sei seria? Questo è il padre di Kyoko? Lo stesso uomo che stava cercando? Aspetta, come fai ad esserne così sicura? Voglio dire, come fai a sapere che si tratta di lui? Va che bei denti. Beh, con tutte le informazioni che già abbiamo, questa è l'unica possibile risposta. Mhm. Beh, effettivamente è vero. Non avrebbe senso che sia qualcun altro al di fuori di lui. Già. Alter Ego ha detto che il mastermind era probabilmente qui nella scuola. Ma che gli unici che erano vivi all'inizio del Killing Game eravamo noi 16 studenti. Quando metti queste due idee insieme, beh, non c'è molto altro da assumere. つまり E la cosa più probabile è che mio padre era in questa scuola, ma ci è anche morto. Questa è la mia teoria, però. Kyoko ha spiegato la sua analisi ed era completamente calma. Oh no, in realtà non era calma. Stava solo cercando di essere calma. Dopo quello che ha pensato, beh, so che c'era solo una possibilità. Ma a quel punto volevo sbagliarmi. No, non ti spegnere, prego. Ok. Il che significa che lei non ha mai guardato nella scatola stessa. Sapevo che Kyoko volesse vedere suo padre in modo tale per tagliare i ponti con lui. Ma è davvero così? Ho lasciato parte di quell'orgoglio. Per entrare nella Upspeak mi sono dovuta rivelare alla scuola. Sapevo che quello che avevo fatto era un qualcosa che un vero detective Kirigiri non avrebbe mai fatto. Ok.
Davvero avrebbe lasciato il suo orgoglio solo per questo? Mi chiedo se... Ok, Hidden Room Present. Che bel nome per il Truff Ballet, tra l'altro. Guardiamo le altre cose, se possiamo. Ah, questa foto... è piuttosto oscurata, deve essere vecchia. Aspetta, che sia una foto di... Ehi, Kyoko! Davvero fastidioso. Ero venuta qui per liberarmi dal passato. Eppure... provare un qualcosa del genere? Che cosa ti aspetti che io faccia adesso? Allora avevo ragione. Era una foto di Kyoko quando era una bambina. La portiamo agli altri la scatola? Non lo so, sai, lampada. Penso se la siano segnata giusto come prova. Conoscendo il preside... conoscendo il fatto che il preside aveva la sua foto per tutto questo tempo, significa che era davvero importante per lui. Super anche epico. Non credo che Kyoko ne sarebbe molto contenta, però, sai. Perché? Che cosa? Volevo affrontarlo e dirglielo io stessa. Tagliare i ponti con lui per avermi abbandonato. Questa era l'unica ragione per cui sono venuta qui. E ora mi ha abbandonato di nuovo. E questa volta mi ha rubato l'unica opportunità che avevo per andare avanti. Ci potrebbe mai essere un padre peggiore? Oh no, guardate che abbiamo trovato. E niente. Povera Kyoko. Vediamo nel cassetto. Ok, questo cassetto sembrerebbe il tipo di posto in cui metteresti un indizio. Dovremmo dare un'occhiata. Però in teoria se qua dentro c'era una scatola con il teschio e il corpo del preside, vuol dire che al suo interno il mastermind c'è stato di questa stanza. Però non ci sono telecamere né nient'altro, per cui boh. È strano, non pensate? Ok. Forse non dovremmo guardare nelle robe di suo padre. Va tutto bene, controlla quello che vuoi. Ne sei sicura? Ok, allora... controllato ogni cassetto uno per uno, iniziando dall'alto. Ma tutto quello che ho trovato sono pile e pile di documenti non correlati. Beh, era molto dedicato al suo lavoro, no? Beh, probabilmente perché non aveva null'altro. Avrebbe potuto ereditare il nostro business di famiglia. Invece se l'è lasciato alle spalle. Se avesse potuto mantenere un lavoro come questo, beh, sarebbe stato molto più che un fallimento. Sono sicuro che... cioè, sono sicura, perché è Kyoko che parla. Sono sicura che non possa nemmeno pensare a ciò. E il fatto l'ha reso disperato. Mi resta solo questo cassetto qua. Vediamo. La scrivania del preside. Ma perché è crashato? Sta crashando? Ah no. Si è ripreso. Che palle, ho tra vento e temporale. Se oggi mi crasha la live a 3 ore, probabilmente. Probabilmente deve nascondere qualche sorta di indizio, per cui vorrei controllarlo, ma... non vorrei realmente vedere la scrivania del padre di Kyoko senza il suo permesso. Non preoccuparti per me, controlla pure quanto vuoi. Il temporale, veramente. C'è il temporale da te. È stato prima che iniziassi la live, considera. Poi ha smesso.
E ha iniziato a fare il vento adesso. Per cui non so quanto durerà ancora. Non lasciare che nulla vada nel bel mezzo dell'investigazione. Io non lo farò. Ok, allora se non ti dispiace... A partire dall'alto ho iniziato a guardare tutti i cassetti. Makoto cerca pure, lei ti ha dato il permesso già da prima, veramente. Cioè si è fatto 1000 problemi. A questo punto poteva farle un'unica domanda. Nell'ultimo cassetto, oh, c'è qualcosa? Questo è... un handbook, giusto? E al di sopra di esso dice... in caso di emergenza... Pure io sono uno che si fa 1000 problemi. In realtà anch'io, Frica. Stessa roba. Ho trovato un handbook da usare in caso di emergenza. Nella scrivania dell'headmaster. Bevo un po' d'acqua che mi è venuto il singhiozzo. つまり Wow. Ogni tanto perdo dei frame, ma spero che si veda bene lo stesso la live. Un handbook senza limitazioni. Dato dalla autorità assoluta della scuola. Il preside. Presumo che sia ciò. Probabilmente hai ragione. どうやら I frames. Già. Potremmo utilizzarlo per continuare la nostra investigazione. Perché non lo tieni? Ma Kyoko, 私は io non ne ho bisogno. Se non lo vuoi, vai avanti e lascialo qui. Allora immagino che lo prenderò. Va davvero bene. Ok. Quindi abbiamo gli handbook del preside. ね Ascolta, Makoto. Potrei chiederti un favore? Un favore? Cosa c'è? えそれは Lo so che è completamente irragionevole chiederti questo. E so che quanto sia inconveniente, ma ね potresti andartene. そう Solo per un pochino. Vorrei restare da solo un pochetto. Kyoko, non preoccuparti. Sto bene. Ho solo bisogno di calmarmi un pochetto. ちょっと Giusto per mettere in ordine le mie emozioni. Lo sai, Kyoko? Me l'hai detto prima della tua relazione con tuo padre. Del fatto che eravate solamente connessi dal sangue, non dal cuore né dall'anima. Ma... il fatto di averlo inquadrato... Aspetta. Quell'inquadratura, beh, mi ha fatto sperare di vedermi nuovamente un giorno. È quello che stai cercando di dire? È solo una teoria. Io me ne vado solo quando ho finito di cercare le prove. No, hai fatto bene. In realtà sì, fai bene. Ma in realtà abbiamo controllato tutto. Per cui ha senso. Non è un problema che dovrebbe essere risolto con delle teorie. L'immagine non cambia i fatti di quello che è accaduto. O di cosa è successo. 私は Quel problema non può essere risolto così facilmente. Hai ragione, mi spiace. とにかく Una volta che avrò tutto sotto controllo, tornerò immediatamente a investigare. Per cui, dammi solo un po' di tempo per me stessa. Ok, capisco. Allora, a più tardi. Adesso possiamo tornare nella stanza degli armadietti, presumo. È davvero ok? Kyoko deve essere in completo shock. Beh, lo è stato per me. Scoprire cosa è successo al preside
Non c'è alcun dubbio che il mastermind abbia performato quella cosa malvagia. Ha ucciso il preside. Il padre di Kyoko. Lo ha ucciso. Il preside è morto. E poi, piccolo trivia. Si vede all'inizio Monokuma che fa un'esecuzione al preside. Da come si nota che si tratta del preside solamente nel capitolo finale, perché c'è l'immagine di lui con Kyoko in braccio. Molto semplicemente. Per cui se voleste recuperarvi l'esecuzione di inizio gioco, dove si vede Danganronpa e tutto l'inizio, che se non doveste averla vista, basta che cercate Chapter Zero Execution o qualcosa del genere. Sto perdendo frame di nuovo, che palle. Ok. Avevamo torto riguardo ciò. Il preside non era il mastermind. Il che significa che la vera identità del mastermind è uno degli 16 studenti. Molto semplicemente. Come ha detto Monokuma. 15 persone si sono incontrate nella main hall. Aggiungendo Mukuro potremmo dirne di averne 16. Includendo me, solamente 6 persone sono ancora vive. Tutti gli altri sono morti. Già, anche Mukuro. Anche lei è completamente morta. Beh, Makoto dubito che Oi possa esserlo. Per cui gli unici rimasti di noi vivi sono io, Byakuya, Yasuhiro, Toko, Aoi e Kyoko. Monokuma però non va bene come nome, è diviso in 2 parti, quindi lo chiamerei Stereokuma. Bellissimo, Monokuma, Stereokuma. Incredibile. Solo 6 persone sono ancora vive. Quindi non ci sono molte domande. No, aspetta, non può essere. Mi rifiuto di crederci. Deve esserci un altro modo. Deve esserci. Per caro Makoto, non ci sono molte chance. Tirate un po' le vostre teorie. Per voi chi potrebbe essere a bruciapelo il mastermind? Io tornerei nella stanza degli spogliatoi adesso, perché lì secondo me è il posto adatto in cui possiamo usare... No, non è a questa, mi sa. No, questa ho sbagliato. Io non posso parlare perché lo so. Sì, è vero, a parte Frica. Anche io non posso parlare perché lo so. Non posso dare deduzioni, esatto. Andiamo in un coso a caso. Io non lo so, quindi tiro, andiamo di Makoto. Il protagonista è il mastermind. Vediamo se col coso del preside funziona. No, questo è il nostro. Aspetta, ma...
Che cosa ne dite di provare questo handbook che ho trovato nella stanza nascosta del President? Non lo so perché l'ho detto così. Diamo un tentativo. E ci provo. Bip, ha funzionato. Esatto, e vai. Proprio quello che speravo. Ora vediamo un po' cosa c'è all'interno. Non vedo nulla di importante che possa essere un indizio. Proviamo con tutti. Qua cosa c'è? C'è qualcosa. Vediamo. C'è una cosa, una sorta di libretto tascabile. Non vedo alcun nome scritto sopra di esso, per cui non ho idea a chi possa appartenere. Ma ci sono un paio di cose scritte all'interno che potrebbero essere importanti. Va bene, mi dispiace spoilerare così, ma il mastermind è Diego Abatantuono. No, cazzo. Abatantuono no. Non voglio violare la privacy dello scrittore, ma sarà meglio dare un'occhiata. Sembrerebbe essere la scrittura di una ragazza. E io che pensavo fosse Gerry Scotti. In realtà è Serridge Cotti, la versione malvagia di Jerry. E le lettere... ok, sono molto spaziate. Quasi come se stesse misurandole. Per cui lo scrittore deve essere stato davvero meticoloso. Stavo girando il libretto, ma la mia mano si è congelata quando sono arrivato ad una certa pagina. Quello che ciò che hanno fatto credere fino alla fine, esatto. Ho visto un qualcosa di familiare lì. Parole che avevo già sentito prima. C'è un piano per trasformare la Outspeak in un rifugio, isolare gli studenti qui in una vita dove vivranno tutti felici, contenti in comunella. Ho deciso che parlerò con colui che ha avuto in mente questo piano direttamente. E questo, beh, è il preside, ovvero mio padre. Quindi è di Kyoko questo armadietto. Me lo immaginavo quando apre le botole e dice salve spettatori e benvenuti su Caduta Libera. Ok. Aveva detto che aveva intenzione di darmi più dettagli riguardo al suo piano. Il punto è di tenere i nostri studenti prodigi al sicuro per avere più speranze in futuro. Solo i loro geni potranno superare questo disastro. E la disperazione potrà superare la speranza. Cioè, porca miseria, volevo dire il contrario. Scusatemi. E la speranza potrà superare la disperazione. È già la seconda volta di oggi che faccio il contrario. Il mastermind mi ha preso possesso della mente. Per il futuro del nostro paese, del nostro mondo, non è un'esagerazione chiamare questa la nostra speranza finale. Sai che mi sono sempre immaginato per divertimento una versione violenta di roba tipo di Caduta Libera, sempre con Jerry, ma dove la gente muore sul serio se sbaglia. Oh mio Dio. È tipo Danganronpa like. E poi quando cadono gli spunta il cartello con la X. Dovremmo isolarci praticamente da questo mondo corrotto. Serve per fondare una nuova era. Gerry Scotti creepypasta. Ops. È l'unica speranza che abbiamo. Beh, spero che sarai d'accordo con questo piano. Questo è quello che mio padre mi ha detto. Come al solito ha fatto una decisione davvero egoista, senza consultare nessun altro. Non riesco a immaginarmi di avere padre peggiore.
Non può essere vero, giusto? Mi adeguo, programma Ma che sapevo vai, che lo era. saltatore che trovi. E allora, signori, buonasera! Esattamente. E sapevo esattamente a chi apparteneva questo libretto tascabile. Kyoko, non può essere di nessun altro. Ma se dovesse appartenere a Kyoko, che cosa ci fa in questo armadietto? E quello che mi ha appena scritto, cioè quello che c'è scritto qui contraddice totalmente quello che mi ha appena detto. Ha detto che non aveva visto suo padre fin da quando era piccola. Sì. La stessa frase. Che cosa significa? Ho dato un'occhiata veloce alle pagine rimanenti del notebook. Stavo cercando per qualcosa che avrebbe potuto provarmi l'intera cosa sbagliata. Ma quando sono arrivato alla pagina finale, le domande hanno iniziato ad entrarmi in testa. È ancora più veloce. Quando ho guardato ciò, come il resto delle cose, qua le scritture erano messe un po' a caso, disorganizzate. Cos'è questo? Cosa significa? Non ne ho idea. Come potrebbe possibilmente avere senso? Despair walks among us, and so we survive. There is a second despair. Ok. Vediamo negli altri cassetti. Se c'è altro. Ok. Niente. Vediamo questo. Amogus. Niente. Vediamo qua. Ah no, questi sono spaccati. Sì, questi sono spaccati. Questo però non lo è. L'altro non mi ricordo se l'ho già controllato. Ma? Questo armadietto è un disastro. A chiunque appartenga probabilmente ha problemi di organizzazione in ogni parte della sua vita. A me sembra di Yasuhiro, ragazzi, con tutta sta roba così. Sinceramente, Questa è una sfera di cristallo. Abbiamo trovato Drugo, ragazzi. Una sfera di cristallo. No, non può essere. Non c'è alcun modo che possa aver utilizzato questo armadietto. Non è possibile. Servono solo i baffi. Esatto. Ci sono un sacco di libri di testo e altri notebook messi qui, non in ordine in particolare. Ciao King, come va? Buonasera. Ciao Felix, ciao Laratro, come state? Tutto bene? Buon pomeriggio, benvenuti. Stiamo investigando nel capitolo finale di Danganronpa. Voi invece come va? Con le Crystal Ball ci puoi giocare? Ok, e c'è polvere ovunque. Devo assumere che chiunque abbia questa roba non studi moltissimo. Non che io possa davvero parlare. Provo a comportarmi nella maniera più casuale e naturale possibile. E ho preso uno dei notebook che ho visto. Ma nel momento in cui ho guardato all'interno del notebook... Ok. Vediamo. Cosa? È di Agakure. Sì, è di Yasuhiro Agakure. Non c'è alcun modo per negare quello che ho visto. Morto di caldo, ma ho fatto le robe per l'art fight finalmente. Devo mettermi a studiare. Nice! Capito, capito.
Allora, buono studio, Felix. Non so se vuoi studiare adesso, se vuoi prenderti una pausetta. Come sono i giochi di Danganronpa? Io ho visto l'anime e mi è piaciuto assai. Considera il gioco è tipo all'Ice Attorney. Molto investigativo, devi scoprire chi ha fatto cosa, chi ha compiuto l'omicidio. Praticamente è un simil-like, è una visual novel. Se non ti piace il genere, considera è quello, principalmente. Solitamente si suddivide nella fase dove tutto è tranquillo, in cui è più visual novel-like, poi in quello in cui muore il personaggio in quel capitolo, poi inizi l'investigazione e poi ci sta il processo dove devi scoprire chi ha ammazzato chi. All'interno del notebook c'è scritto Yasuhiro Agakure. Questo è il nostro Yasuhiro? Quanti altri Yasuhiro conosci, Makoto? Il notebook al suo interno conteneva un sacco di note provenienti da classi diverse, come l'ho detto. Il che significa ha fatto delle lezioni qui? Ma non è possibile. Voglio dire, io ero venuto in questa scuola nello stesso momento del resto di noi. Io sto tornando a casa da scuola, oggi a lezione ho fatto un altro mini punto e clicca. Ciao Galant, come stai? Tutto bene? Poi me ne devi parlare allora, assolutamente. Ricordiamo che i giochi sono venuti prima dell'anime. Sì, esatto. L'anime si chiama Danganronpa The Animation proprio perché è un adattamento animato del gioco. Altrimenti si sarebbe chiamato Danganronpa Trigger Happy Havoc, probabilmente. E il gioco si sarebbe chiamato Danganronpa Trigger Happy Havoc The Game. Se volessimo dirla tutta. Cioè, siamo rimasti in questo mondo malvagio fin dall'inizio. Non abbiamo nemmeno avuto una chance di prendere parte a delle classi. Sì, questo lo sapevo, ma non l'ho mai provato. Io considero li ho presi recentemente sullo store della Switch perché costavano poco. E tutta la trilogia. E ne ho fatto... Cioè, ne ho preso occasione. Li ho presi a quasi a meno di 18 euro, per cui top. Basso come al solito di sti giorni. Tu e voi? No, io abbastanza bene, grazie. Fortunatamente. Giusto un po' dislessico come al solito, che non so parlare, ma per il resto è tutto ok. Per cui, che cos'è questo notebook? Magari un quaderno degli appunti, Makoto. Voglio dire, non c'è bisogno di dirselo. Maremma che caldo che fa. Io fortunatamente non lo patisco tanto, però so che voi altri avete più difficoltà. Mi spiace per esso. C'è un mazzo di carte? No, aspetta, sono le carte dei tarocchi? Ma... non vengono utilizzate per la fortuna? È solo una coincidenza, giusto? Ok, credo non ci sia nient'altro all'interno del cassetto. Ma più vedo e meno di tutto questo ha senso. Perché questi armadietti, voglio dire, dovevano appartenere agli studenti precedenti qui, giusto? Per cui, perché mai sto vedendo questo? Perché ci sono degli armadietti che sembrerebbero appartenere alle persone che sono qui? Un notebook che sembrerebbe appartenere ad Hiro. E un libretto tascabile che sembrerebbe appartenere a Kyoko. Deve esserci una qualche sorta di spiegazione. Ma se dovessimo scoprirlo, beh, è meglio continuare con la nostra investigazione. Io voglio credere in tutti quanti. Ok. Anch'io non lo patisco tanto perché sono super magro e quindi ho il problema opposto in inverno, semmai. Però è innegabile che sia un caldo fottuto. Sì, io in inverno lo patisco tanto il freddo, nonostante sia un canale tematico praticamente sul ghiaccio, eccetera. Fa molto ridere come contrapposizione, ne sono ben consapevole, però ok. I tarocchi e il piccone con scritto Crazy Diamond. Eh sì, esatto. Che Crazy Diamond, ricordiamoci che
è il nome della banda di mondo. Domani mi vado a far asportare i capelli in eccesso. Per cui abbiamo sempre più indizi. Questo l'avevamo già visto, se non sbaglio. Sì, non c'è niente degno di nota. Tutti gli altri sono spaccati o chiusi, per cui direi che possiamo abbandonare l'area. E sei come Batman che si dà il nome su ciò che gli fa paura. Tu ti sei dato il tema di ciò che soffre. Esatto, nonostante mi piaccia. 校内放送です。 Questo è un annuncio scolastico. お前ら頑張ってる？捜査は順調に進んでる。 Ma abbiamo già finito l'investigazione? あのね、頑張るお前らに優しい僕からヒントがあるんだよ。 Vediamo. うぷぷ。ヒントが欲しい人は急いで Ah no, ok. まで来てくだ È さい。 solo un indizio, ok. Non abbiamo ancora finito. Cosa? Adesso vorrebbe darci un indizio? Molto sospetto, non c'è alcun dubbio riguardo ciò. Potrebbe essere una trappola. Ma anche sapendolo... Ha detto di andare nella palestra, giusto? Ti piace ciò che ti fa soffrire? Where I have heard that. Or live that. Ok. Oh, hey, Hiro. L'unico che non avevamo ancora incontrato, tra l'altro, nell'investigazione. Makoto? Perché agisci in maniera così sorpresa? Oh, nessuna ragione. Hai sentito l'annuncio di Monokuma, giusto? Sei venuto a scoprire cosa da dire? Io... L'ho appena fatto. In realtà me ne sto andando. Gli hai già parlato? Che ha detto? Ascoltami, scusa, ma... Devo andarmene. Hiro, aspetta. Beh, non c'è alcun modo di fermarlo. È scappato via come un animale spaventato. Hiro? Sembrerebbe che stia cercando di evitarmi. Beh... Speravo di potergli parlare riguardo al notebook che ho trovato nell'armadietto. Che stia nascondendo qualcosa da... un po' di tempo? Chissà. Andiamo a vedere cosa ha da dire Monokuma. Ah, c'è anche la cutscene noi da soli, tra l'altro. C'è solo Makoto. 僕はモノクマ。 Ciao, benvenuto. Benvenuto. Ciao. Sei pronto per l'indizio finale? Beh, sembrerebbe essere nella busta che sta lì di fronte a te. Lì per terra. La busta? Ah, questa. Questa deve essere la busta. E giusto che tu lo sappia, non risponderò a nessuna delle domande che troverai lì dentro. Che cosa? Non preoccuparti. Aprila. Non so perché ci ho messo così tanto a parlare, ma vabbè. Le parole criptiche di Monokuma non mi hanno fatto sentire meglio, per cui ho preso la busta e l'ho aperta. Vediamo. Quello che ho trovato al suo interno è una singola fotografia. Tutti quanti! Beh, c'erano al suo interno un sacco di facce che riconoscevo estremamente bene. Erano tutti quelli che hanno fatto parte della Hopspeak Academy allo stesso tempo mio. Al mio stesso tempo. Allo stesso tempo mio non è italiano. Ma va bene. Aspetta, cosa? C'è qualcuno dietro Sayaka? Lei è l'unica che non riconosco. Aspetta, non è vero. Io la riconosco. Tranne uno.
Esatto, quando Byakuya e io siamo andati nella stanza del preside e abbiamo guardato quel file. Mukure Kusawa. Allora, è lei la ragazza? Cosa? Perché? Perché Mukuro è con tutti gli altri? E più di quello... Il fatto che siano tutti in posa è parecchio strano. E hanno tutte delle uniformi matchate. Non ricordo nulla di tutto questo. Tra l'altro l'unico che non c'è nella foto mi sembra... Makoto. E ora che guardo meglio, non sono nemmeno tutti quanti. Io non ci sono nella foto. Sono l'unico a non essere presente. L'immagine ha 15 studenti, ma non me. Ma immagino che abbia senso. Dopotutto, non ricordo nemmeno di aver scattato una foto come questa. Sono andato alle medie con Sayaka, ma prima che incontrassi tutti gli altri, beh, sono arrivato qui alla Upspeak Academy. Per cui è naturale per me non essere presente in questa immagine. Quello che è definitivamente innaturale è il fatto che tutti gli altri ci siano presenti in questa foto. Pensavo che tutti gli altri fossero come me, che non si conoscessero l'un l'altro fin quando non sono arrivati qui. Ma se questa immagine dovesse essere vera, allora che cosa significherebbe? Potrebbe essere tutti gli altri e solo io? Tutti gli altri e io... Quanto ancora a lungo vorrai continuare il tuo soliloquio, Amleto? しょうがないな。 Mhm. Sei un po' in mezzo ai piedi qui davanti, lo sai? Per cui esci fuori. Ma イライラ。 te l'ho detto, non ti risponderò. まったくもう。 Che razza di mistero dovrebbe essere se dovessi darti le risposte? Giustamente. Perché sono caratteri a caso, per cui dirò anch'io parole a caso. Immagino che abbiamo finito col parlare. Dannazione. Foto di gruppo. Per cui alla fine quello che ho trovato in palestra mi ha reso ancora più confusionario. E con quella confusione in mano ho lasciato la palestra. Voilà. È bella. Dalla carne alla brace. Come dovrebbe contare come indizio? Mi ha semplicemente aggiunto più confusione. È davvero questo che stava cercando Monokuma? Davvero ha messo delle foto false solo per confondermi? Ma sembrava così reale, così piena di vita. Come potrebbe qualcuno, diciamo, fingere un qualcosa come quello? Il che significa che tutti quanti tranne me... Forse dovrei chiedere a tutti direttamente. Così dovrebbe far sparire tutti i dubbi. No. Assolutamente. Devo farlo. Andiamo a parlare con gli altri allora. Intanto salviamo. Sembrerebbe che non sia ancora finita la parte investigativa, ok. Qua c'è Yasuhiro che sta nel giardino. Iniziamo da lui, che non mi sembrava molto propenso a parlare, però vediamo. Ehi, Hiro! Wow. Makoto! Ma che ti succede? Ogni volta che ti vedo ti comporti da stramboide. No, io... No! Scusa, ma sono in fretta.
Ancora una volta è scappato via come se fosse un coniglio spaventato. Hiro, ma che ti succede? Ancora non sono riuscito a parlargli riguardo al notebook che ho trovato. È quasi come se vi stesse evitando. Quasi come se avesse paura di me. Perché? Vediamo se è solo Hiro o se sono anche gli altri. Ma credo sia solo Hiro. Qua c'è Toku. Lo possiamo menare? Non lo so. Ho deciso di visitare nuovamente il laboratorio di biologia. E la prima cosa che ho visto quando sono entrato lì era lei, nuovamente svenuta. Ah? Toko? Ah, ha aperto questo. È aperto, ma... Oh, Toko! Ha aperto uno un corpo. Toko, stai bene? Mi sa che mo arriva Genocide Show. No, no! Non è morta, vero? Eccola, infatti. Wow! Fa freddo, fa super freddo, fa così freddo. Potrò prendermi il raffreddore. Beh, se continui a fare dei sonnellini in posti come questi, sicuramente lo prenderai. Cosa? Stavo dormendo? Ah, probabilmente deve essere svenuta di nuovo. Beh, immagino che eri qui a osservarmi. Ti sarai eccitato, non è vero? No, non lo ero. E allora cosa? Era Orni? Non credo. Non credo che Makoto sia tipo da fare queste cose. Cara Genocider. Ok, allora perché sei svenuta? Non lo so, l'ultima cosa che mi ricordo era io che mi sono svegliata proprio adesso. Oh, hai ragione, la tua memoria smette quando di continuare ad aggiungere ricordi quando vi scambiate la personalità. Non è Shinji, veramente. No, oddio, che cazzo mi hai ricordato, Lampada? Quella scena, santa miseria. Condivideranno la doppiatrice, ma perlomeno non fa le stesse cose di Shinji. Meno male, aggiungerei. Se no questo gioco sarebbe diventato 18 più. Bingo Bazinga. Certo, condividiamo della saggezza di base, però le nostre memorie sono molto separate. Cioè le conoscenze di base, non la saggezza di base, che cacchio è. Bazinga. Sheldon Cooper. E non dire che è una brutta cosa. È una benedizione. Perché se dovesse dimenticarsi di qualcosa, beh, io me lo ricorderei. Per cui è come se avessimo una doppia memoria. No, più che altro è come se fosse la metà. Ok. La memoria di Genocider Show. Effettivamente lei potrebbe aiutarci in questo. Perché potremmo chiederle della foto, se c'è... Mi è venuto in mente adesso. Oh, ma tutto quello che voglio è proprio qui. Dov'è il mio caro darling? Dimmelo adesso oppure taglierò la tua gola. Non lo so, sono sicuro che Byakuya sia qui da qualche parte, sta facendo le sue investigazioni. Da solo? Credo di sì. Lo sapevo. Lo sapevo. Sono totalmente una pro quando si tratta di scoprire i bisogni del padrone. Comunque devo sbrigarmi. Non riesco a immaginare quanto si senta solo adesso. Probabilmente se fosse un italiano Byakuya in questo momento starebbe tirando tipo una bestemmia o due. Però vabbè. Però lui è un uomo di alta classe, non credo che si
Che lo farebbe in realtà. Toko se n'è andato, cioè se n'è andata. In realtà è Genocide Show che se n'è andata, Makoto, ma vabbè. Ah, ho dimenticato di chiederle dell'immagine. Probabile. Non c'è alcun modo di chiederglielo comunque a Genocide Show. Comunque ho cose più importanti da fare adesso. Perché Toko è svenuta? Deve esserci una ragione. E la prima cosa che ho notato, c'è il coso aperto. Il frigo è aperto. Non sono sicuro che fosse chiuso l'ultima volta che ero passato di qui. Deve essere la ragione per cui è svenuta. そう Sviene così facilmente. Kyoko, 苗木くん si sta facendo tardi, non è vero? Stai bene? ええ Mi spiace se ti ho fatto preoccupare. No, non devi scusarti. ね Ma ascolta, riguardo questa stanza... Oh, già. È えどうやら è una camera mortuaria. Già, やっぱり come sospettavo. E Toko deve aver guardato all'interno del frigo. Beh, ecco qua il risultato. Sapevi che sarebbe svenuta? ええ Sì. Ero proprio qui quando Genocide Show mi è passata vicino. Capitan Ovvio è tornato, veramente. Per cui ho presunto che deve aver starnutito. Ma una volta che sono entrato all'interno, la ragione era più chiara. どうやら Sono venuta qui per investigare. E quando ho aperto... Cioè, quando ho aperto qua il frigo... È stato in quel momento in cui ha visto il corpo ed è svenuta. Perché deve essere tutto così difficile con lei? とにかく Comunque dovremmo chiuderlo. Non voglio che lasciarla così aperto in questa maniera. Già, ottima idea. 苗木くん Dammi una mano. Ok. All'improvviso si è fermata. Che c'è? ね Aspetta, forse dovremmo aspettare un secondo prima di chiuderlo. Come mai? Perché il corpo di Mukuro è proprio qui. Il corpo di Mukuro? Il corpo di Mukuro è all'interno del frigo? えなるほどね Proprio come ogni altra volta, il Mastermind probabilmente deve averla portata qui mentre eravamo nel class trial. È stato il Mastermind a farlo? Perché pensavano che probabilmente non avremmo dovuto rifare nuovamente il processo, immagino. それは Sì, immagino che tu abbia ragione. Comunque, ora posso dare un'occhiata al corpo. Oh, ha ragione, Kyoko non ha avuto la chance di controllare il corpo durante l'ultima investigazione. 苗木くん Devo fare l'esaminazione del corpo il prima possibile. Sono sicura che troverò un indizio questa volta. E prenderò il Mastermind per la coda. Ok, allora che cosa dovrei fare? じゃあ Perché non aspetti qui? Ti farò sapere non appena avrò finito. Aspettare qui? Solo questo? Parliamo di nuovo con Kyoko allora. Dovrei chiedere a Kyoko della foto di gruppo. Dopotutto anche lei c'era al suo interno. Non vorrei interrompere la tua investigazione, però volevo parlarti di qualcosa. Cosa c'è? Riguardo all'annuncio che ha fatto Monokuma poco fa. Ah, dici riguardo a quell'indizio qualcosa? Non ho preso la sua offerta. Perché no? だって L'unica ragione per cui dovrebbe darci un indizio a questo punto sarebbe quella di confonderci. O per annebbiare il nostro giudizio. Posso risolvere questo mistero da sola, senza qualsiasi indizio che lui ha da offrirmi. Ottimo punto. Beh,
Desidererei di tornare indietro e fare la stessa cosa, ma ormai quel che fatto è fatto. Immagino. Stare lì e guardarla... Non credo che mi stia nascondendo qualcosa. Che abbia ragione, che il mastermind abbia forgiato questa immagine come trappola per confonderci. Deve essere così, non c'è altra spiegazione. Ah no, ok. Quanto ci vuole prima che finisca di indagare? Forse devo guardare anch'io? Il frigo dovrebbe contenere i corpi morti. Non posso farlo, non posso guardare all'interno. Ok. Non posso lasciare le cose come adesso. E allora che cacchio devo fare, Makoto? Se con Kyoko non mi fai parlare... Mi fa dire le stesse cose. Ha finito? No, non ha finito. Forse devo guardare il resto della struttura. Ok. Sì. Sembrerebbe che la luce blu sia on quando il corpo è occupato. Per cui qualcuno al suo interno se vi è presente la luce blu. Guardando in giro il numero di accesi, includendo quello di Mukuro, sono 9 in totale. La griglia di ventilazione, non credo sia quello. Ah no, era questo, appunto pare. 9. 9 luci? Per cui non siamo in 6 sopravvissuti, forse. Ma potremmo essere in 7. Interessante. No, ok. Ancora non ci dice niente. Proviamo a guardare le altre cose a sto punto. Sì. Abbiamo già guardato qua. L'ho già visto da qualche parte. Ah, ma è lo stesso che ho trovato nel giardino. E se mi ricordo bene quel tappeto aveva al di sopra di esso un timbro con su scritto Biolab. Questo tappeto è stato utilizzato per camuffare l'omicidio nel giardino. Ad un certo punto qualcuno l'ha preso dal laboratorio di biologia e l'ha riportato qui. Cioè non l'ha riportato qui. Ah, ok. Ok, Makoto, ho finito. Di già? Sei stata veloce? Oddio, più o meno. Ho dovuto interagire con altre cose. Però, sì. Tutti possono fare un buon lavoro se lo fanno lentamente. In ogni caso, ecco qua il mio rapporto. Quindi, hai trovato qualcosa? Ho prestato molta attenzione alle ferite e alle tracce del sangue. Sembrerebbe sia molto probabile che lo stomaco abbia ferito e il colpo dietro la testa sia stato inflitto dopo la morte. Ah, ok, quindi sia la ferita allo stomaco che la ferita sulla testa sono state inflitte dopo la morte, ok. Davvero? Interessante. Le scottature hanno reso le cose un pochettino difficili, però sono piuttosto sicura di queste mie scoperte. Per cui nessuna delle due era la ferita fatale, giusto? E allora, quale dovrebbe essere la ferita fatale? A causa dell'esplosione l'identità della vittima è sconosciuta. Comunque, sono morti prima dell'esplosione. È stata accoltellata una singola volta con un coltello. Esso era presente all'interno del suo corpo. Sono stati colpiti alla testa con un oggetto spesso quanto un metal pipe, come un bastone di ferro. Il corpo è stato ricoperto con altre ferite, ma queste erano di diversi giorni fa. L'ultima
l'unica altra opzione che mi viene in mente è altre ferite, ma il file dice che sono vecchie. そうかしら。 Dov'è che dice che sono vecchie? Mm? だって Tutto quello che dice il Monokuma File è semplicemente che sono state inflitte un paio di giorni fa. Non vedo alcuna differenza. 違うわ。 Beh, la differenza è immensa, considerando l'impressione che danno. ね Mm. Stai praticamente rendendo uguale la frase un paio di giorni fa con semplicemente vecchie. え。だけど Ma non è la stessa logica. Vecchie ferite sembrerebbe che siano state lì presenti da sempre, quasi come se non fossero correlate all'omicidio. Tu stai dicendo che lo sono? Ma tutto quello che abbiamo sul Monokuma File è subito dopo che è stato ucciso, giusto? Per cui, se le ferite sono di un paio di giorni fa, non c'è alcun modo che abbiano a che fare con esso. じゃあ E allora se Mukuro stessa non fosse stata uccisa nei giorni scorsi? Che cosa? 少なくとも Beh, certamente può essere una delle possibilità, non credi? Una delle possibilità? そう Un detective non ha poteri soprannaturali. Non c'è alcun modo di predire la risposta dall'inizio. In realtà, il detective ideale inizia immaginando quante più possibilità possibili. つまり E con quelle possibilità, senza pregiudizio, senza le basi, beh, si possono scartare una dopo l'altra con logica e senso comune. Come investigano, devono testare ognuna di queste possibilità. Mhm. Dopotutto ti sto dicendo che... Aspetta. Ok, scusatemi, sono un attimo distratto. Dirti questo non significa che non sarai un bravo detective. Ma oltre ciò, per risolvere questo mistero, dovrai tenerlo a mente per il futuro. Ok. ね C'è qualcos'altro che vorresti conoscere riguardo alla condizione del corpo? Beh, se vuoi saperlo, questo è il momento giusto. Eccomi, c'è un Upa Upa con un'ala spezzata a casa mia. Oh mio Dio. Poverino. Pensaci un po'. Ora che ci penso, beh, c'è una cosa. Poco fa, mentre guardavo il profilo di Mukuro, beh, c'era scritta la sua altezza e il suo peso. それは 5 foot 7 inches 97 pounds. Vitals were 31, 22, 32. Ci ho preso? Ti ricordi tutto questo? Beh, sono consistenti quel corpo. E allora... ええ Sì, e non dimenticarti del tatuaggio di Ferrir. Non c'è alcun dubbio. そうよ La vittima di questo caso è senza alcun dubbio Mukuro Kusaba. Ok, perfetto. それで È tutto quello che volevi chiedere? Sì, credo di sì. じゃあ Allora sembrerebbe che non abbiamo più alcun business col corpo di Mukuro. Andiamo. Fa piuttosto freddo qui dentro. Oh, aspetta, non rimettiamo il corpo a posto? Non credi che sia piuttosto triste lasciarlo in questa maniera? なぜ Triste? Ti dimentichi? Era nostra nemica una volta. Parte dell'Ultimate Despair. Ma comunque è stata uccisa. È comunque una vittima. ねえ Hai mai sentito la frase You reap what you sow? Non ho idea di che cosa significhi, sinceramente. Non ho mai sentito questa... diciamo... frase in inglese. You reap what you sow. Vediamo che vuol dire.
Ah, raccogli ciò che hai visto. È tipo raccogli ciò che semini? Boh. Beh, comunque, ma si... Sei piuttosto ingenuo, lo sai? Davvero tanto. Beh, potrà avermi abbandonato, ma... Avrebbe potuto abbandonarmi con ciò, ma ha deciso di aiutarmi invece. Beh, per qualcuno come lei, cosa significherebbe ingenuo? Ok, abbiamo rimesso a posto il colpo di Mukron. Penso che qui abbiamo finito. Torniamo alle nostre investigazioni separate, giusto? Ah, aspetta. Ancora un'ultima cosa da fare. Qualcosa di cui devo parlare con Kyoko. Del taccuino. Volendo. Se non lo faccio adesso... parliamole. Ehi, Kyoko. Un'ultima cosa. Lo so che non dovrei chiedertelo, ma... 何 Forza, muoviti. Davvero non hai mai visto tuo padre nemmeno una volta da fin quando sei qui? Cosa? それは E cosa intendi? Beh, lo sai che ci sono quei cassetti, cioè quegli armadietti nei dormitori del secondo piano? ええ Sì. Ma per prendere, diciamo, ciò ti serve, cioè per aprirli ti serve l'handbook di chi appartiene. In realtà sono riuscito ad aprirli utilizzando l'handbook di emergenza, なるほどね quello che hai trovato nella stanza segreta del preside. それで Allora, che cosa hai trovato al suo interno? Ho trovato un taccuino e ci ho letto. Penso che sia il tuo taccuino. なんで Cosa te lo fa credere? だって Come ti ho detto, solo il proprietario dell'armadietto può aprirlo, giusto? Non riesco a immaginare che quegli armadietti possano appartenere a qualcuno di noi. Dopotutto siamo giunti qui solo recentemente. Quello che sto cercando di dirti è che non c'è alcun modo che avremmo potuto accedere a quegli armadietti. E se anche avessi un taccuino, perché mai dovrei metterlo all'interno di un armadietto? Tutto quello che ho appena detto ha perfettamente senso, ma c'è un qualcosa che c'è su scritto al suo interno che riguarda il preside, riguarda tuo padre. もしかして Potrebbe essere che quel video allora sia anche vero. Video? 苗木くん Makoto, credo che finalmente tutto inizi a ricongiungersi. Credo di avere un'immagine generale della cosa. Però sono piuttosto spaventato che l'immagine sia ben peggiore di quanto potessi immaginare. Potessimo immaginare. Di che cosa stai parlando? 私は Devo andare ad investigare in quegli armadietti immediatamente. Devo confermare quello che ho appena detto con i miei stessi occhi. Oh, allora lascia che ti dia l'handbook del preside. Così potrai. それは Non sarà necessario. Se ho ragione riguardo ciò, non avrai alcun problema nell'aprire l'armadietto con il mio stesso handbook. Dopotutto sembrerebbe essere il mio. Il tuo? 苗木くん Se guardi ciò, avrà perfettamente senso. Un DVD? E dice classe 78 interviste urgenti. それは L'ho trovato nella stanza nascosta dopo che te ne sei andato. とにかく Non ho tempo di spiegarti esattamente che cosa significhi. Per cui va e guardalo tu stesso. Penso che realizzerai quello che significa. Capirai una volta che troverai... Ah no, capirai perché hai trovato il mio taccuino in un posto che nessuno ha mai visto prima. Ok.
Nulla di tutto questo ha senso, ma immagino che... Sì, scusatemi ragazzi, sono un po' out. Mi sa per l'orario. Immagino che ci sia un indizio importante su quel DVD. Però vorrei fare, diciamo, l'intera investigazione in una live sola, così. Prossima live facciamo solo il processo e abbiamo finito col gioco. Oh, finalmente è il mio turno. Hai un secondo per ascoltarmi? つまり Allora si è scoperto che gli accoppiamenti che ho fatto non combaciano. Il che significa che sono meno e meno sicura di tutto, anche dei miei stessi sentimenti. Sta parlando di suo padre, giusto? Non troverò mai le risposte a queste domande per il resto della mia vita. Tutto per questo a causa del mastermind. だけど Ma c'è almeno una cosa di cui ne sono sicura. Quando si tratta del mastermind, non c'è alcuna stanza che all'interno del mio cuore che possa perdonarlo. 私は Giuro di distruggere il mastermind. Questa è l'unica ragione che voglio continuare. Sì, adesso sto dicendo parole totalmente a caso senza un nesso logico probabilmente, ma ok. Gli occhi di Kyoko bruciano di un fuoco determinato. La determinazione per sconfiggere il mastermind. È strano il fatto che confronti tutto ciò con la sua morte. Ma all'improvviso mi sento così. Non mi interessa se avrei trovato la felicità con mio padre. なぜ Perché allora... Perché mi interessa così tanto sapere quanto abbia sofferto? È ridicolo, non lo capisco. Beh, almeno credo. Ok, ha fatto una leggera risata. Ma il suo sorriso... Beh... Era pieno di rimpianto. Ecco qua la mia breve chiacchierata. C'è ancora un po' da fare prima che possa definire il mio lavoro completo. Già, hai ragione. ね Ma tieni questo a mente. C'è solo un'unica assoluta verità. Che sia la giustizia o la sofferenza. Quel che sia la più grande verità o che sia la peggiore. Intendi, え苗木くん anche se la verità che dovessi scoprire dovesse essere senza speranza, non devi abbandonarla. Assolutamente no, perché tutto quello che posso fare è andare avanti. Questa è l'unica cosa in cui sono bravo, lo sai? Davvero. Mi dispiace se sono stata strana. じゃあ Comunque, dovrei andare. Ci vediamo al class trial. Lasciarci indietro tutto ciò è stato il nostro ultimo saluto prima che Kyoko se n'è andata. Ok, sarà meglio che mi ricomponga. Il CD che ho preso da Kyoko. Dovrei andare nella stanza AV per controllarlo. Ok. Non perderemo la speranza. Per il bene del mondo. Usciamo da qui. E intanto salviamo. Credo che siamo a buon punto con l'investigazione. Andiamo nel AV room che dovrebbe essere al primo piano, se ben ricordo. Dovremmo parlare anche con Aoi e Byakuya. Effettivamente. Forse andiamo prima a fare Aoi e Byakuya e poi andiamo nell'AV room. Ecco dove ti stai nascondendo. Ascolta, speravo di poterti parlare. Makoto? Scusa, devo andarmene. Cosa?
È scappata così veloce, non ho nemmeno avuto il tempo di chiederle quella cosa. Ina, perché? Perché non vuoi parlarmi? Anche Aoi. Byakuya era al quarto piano, se non sbaglio, invece. Ah no, invece sta nell'archivio adesso. Avete rotto da 3/4 di minchia scappando, veramente. Oh, Byakuya. Ascolta, credi che potremmo parlare? Byakuya? やめろ。 Non ho nulla di cui parlarti. Non parlarmi come se fossimo amici. Ok, Byakuya, aspetta! Ma ovviamente non l'ha fatto. Se n'è solo andato. Ma che... Perché si comporta in questa maniera? Quasi come se mi stesse evitando di proposito. No, a sto punto secondo me Monokuma gli ha dato qualche roba strano nei loro indizi. Kyoko è l'unica che non ha visitato. Mi sa che tutti gli altri è abbastanza palese che ci siano andati. Forse Toko non c'è andata perché è svenuta. O almeno sappiamo che Genocider Jack non c'è andato. Cioè, Genocider Show. Andiamo da... nelle V-Room, dove cacchio era? Le V-Room? Non mi ricordo, ragazzi. Dove stava le V-Room? Ah, eccola. Non ci entriamo dal capitolo 1. Praticamente da quando è morta Sayaka. Questo dovrebbe essere giusto per vedere il CD. Beh, allora sarà meglio dare un'occhiata. Ho preso il DVD che mi ha dato Kyoko e l'ho messo nel player. Che palle il singhiozzo. Ha detto che stava partendo, ma non c'era nulla sullo schermo. Ho guardato lo schermo nero del monitor. Deve essere stato un paio di secondi. Ma per me... Cioè, devono essere stati un paio di secondi, ma per me deve essere stata un'eternità. E poi all'improvviso un'immagine è apparsa. Sayaka? Ups. Mi ha preso in totale sorpresa. Non avevo visto Sayaka da parecchio tempo. E lei era... では面談を始めようか。 La voce che ho sentito era l'uomo messo davanti a me. Dall'altra parte dello schermo. Sembra la voce di un uomo di mezza età. 悪いが、この面談の様子は録画させてもらうよ。私は不器用なんでね。 Va bene. 喋りながら面談の内容を書き留めるなんて器用なことが。 Credo sia il preside. Sembrava come se stesse facendo un joke, ma la tensione sul viso di Sayaka non si è mossa di un singolo millimetro. この映像はある意味契約書代わりだが、 Ok. 君らを信用してないわけじゃない。ただの保険だ。では早速本題に入らせてもらうよ。 Mm. 君はこれからの一生をこの学園の中だけで過ごすことになるかもしれない。 Ok. それを了承してくれるか。了承すれも何も Sayaka ovviamente era totalmente confusa. Aveva totalmente senso. Chi avrebbe accettato di spendere il resto della propria vita in questa scuola? わかりました Ah. Cosa? そうか。すまんな。それなら私も全力で君を保護することを約束しよう。希望が峰学園学園長 Mhm. 何 Quindi ha accettato. Ed è stato così che il video si è tagliato.
c'è un sacco che non riesco a capire fino... che non capivo fino ad adesso. Ma solo con questo... semplicemente non comprendo che cosa ho appena sentito. Tra l'altro questa è la mia host preferita. Molto bella. Perché io so quanto Sayaka voleva uscire da qui. So quanto volesse scappare e inseguire i suoi sogni nuovamente con le sue amiche. Dà proprio la sensazione che sta iniziando a capire le cose importanti finalmente. Io altre host che adoro di Dangan sono quelle durante il class trial, di quando controbatti, diciamo, le affermazioni degli altri, tipo il counter. È molto bella, a mio avviso. Voleva andarsene così tanto. Tanto da provare a, diciamo, rendermi l'assassino di un omicidio che non avevo compiuto. Per cui... perché? Perché se in questo video ha detto di sì... ha fatto così? Chi lo sa? E poi quando mi sono seduto ho notato una luce improvvisa sul monitor. Il video che pensavo avesse finito, e invece non era finito. I miei occhi sono tornati sullo schermo. Vediamo. E se prima ero confuso, quello che ho visto dopo mi ha messo all'angolo. Ah? Quello che ho visto ero io. Impossibilmente, innegabilmente io. ナギ君、面談を始める前に言っておくが、この面談の様子は録画させてもらうよ。はい。 Io e il preside che ci guardiamo l'un l'altro. Io e lui che stiamo avendo una conversazione totalmente normale. Ma io e l'io qui adesso non ha assolutamente memoria di questo. Non ho la minima memoria di aver incontrato il preside, di essermi seduto e aver parlato in questa maniera con lui. Ok, vediamo. Cosa risponderà Makoto? Ha risposto sì anche lui. Questo non può essere vero. Io ho detto di sì. Ah, non abbiamo altra scelta. Interessante. Ancora una volta il video si è tagliato. Da qui in poi il video si è ripetuto con la stessa scena. Ancora e ancora. Però con gli altri. Byakuya. Toko. Aoi. Tutti quanti. Tutti quanti hanno deciso di accettare questa vita scolastica. La cosa che mi ha sempre interessato di Dangan era tutta la lore esterna a tutto il gioco. Sì, è molto bella la lore esterna. Poi ripeto, il 2 dovrei riniziarlo per bene. Considera che settimana prossima lo iniziamo, infatti, considerando come stanno andando i sondaggi. Sia sul gruppo di Discord e sul gruppo Telegram. Dopo che finiamo il primo, ovviamente. Yoko. La sua intervista con lui è stata registrata chiaramente. Senza alcun dubbio, lei l'ha incontrato. Si è seduta insieme al preside dell'Outspeak Academy, suo padre. E quando lui le ha chiesto la domanda, lei ha risposto nella stessa identica maniera di tutti quanti. Ha accettato la vita all'interno della scuola. Come
L'intervista di Kyoko stava per finire. Beh, il monitor è diventato nero. Ah? Non era solo il monitor. Il lettore DVD sembrerebbe essere stato spento. Che significa che è per quella la ragione per cui non stava più mostrando nulla. Ma che diavolo è appena successo? Upsi, sembrerebbe essere rotto, fuori servizio. Che cosa? Come ha fatto a rompersi solo adesso? Oh, vabbè, non importa. Il fallimento può succedere dappertutto, in qualunque momento. Questo è quello che è un fallimento, giusto? Palese è stato Monokuma a romperlo. Fallimento sto cazzo. L'hai tolto il potere di proposito. Vabbè. Comunque ho guardato l'intero video, per cui dovrebbe essere stata la stessa cosa. Lui ha chiesto le domande e tutti gli altri hanno risposto di sì. Non riesco a credermi. Per cui... cioè a crederci, per cui ho fatto un lungo, esasperato sospiro. Ma come l'ho fatto? Mi sono ricordato di qualcosa. Ok. Eh sì. Del fatto di quello che ci ha detto Kyoko. E se tutti quanti hanno questa perdita di memoria... beh... molto semplicemente... significa che qualcuno queste memorie le ha rubate. Beh, davvero conveniente. Sembrerebbe essere un qualcosa di troppo ovvio. È un lavoro del mastermind. Che significa che anche io ho perso la mia memoria. Ma gli altri? Hanno tutti dimenticato? Oppure... voilà, interview DVD. Ma va. 物事には始まりがあれば必ず終わりがあるのです。そして終わりがあれば新しい始まりもあるのです。Ok. 明けない夜はないよ。真っ暗な朝だけどね。止まない雨はないよ。 Va bene, Monokuma. Quanto sta mettendo però a fare sto annuncio? Un nuovo inizio. Va bene. Mi sa che sta per iniziare il class trial allora, ragazzi. Perfetto. Che bello. Siamo nella merda. Più o meno. In realtà sembrerebbe che stia per iniziare di nuovo. Il class trial sta per cominciare. Il final class trial. L'ultima volta che tutte le nostre vite saranno in prima linea. L'ultima volta che la speranza e la disperazione saranno sulla linea. Non ho altra scelta. Devo farlo. Ok, allora. È tempo di finirla. Intanto, no. Non volevo fermare la host. Cacchio, ho sbagliato tasto. Salviamo. Direi... no. Sì, qua sul 30. Voilà. Magari parliamo con tutti quanti, ci fermiamo davanti all'ascensore. E lo iniziamo nella prossima live. Immagino di essere il primo. Sei in anticipo, Makoto? Ti senti preparato mentalmente? Sì, almeno per adesso. Ma tutti gli altri dove sono? Perché non sono ancora qui? Non preoccuparti, saranno qui presto.
Proprio come l'ha detto. Eccoli qua. Scusate, mi sono dovuto mutare. Byakuya. Byakuya. Sono arrivati uno dopo l'altro. Ma erano tutti nello stesso stato di shock. Hina? Hiro? Silenzio. E non era un normale silenzio. Era un silenzio di paura e sospetto. Era come il primo class trial. 山で飛び出てジェノサイ Sono in ritardo. Bella trial questa, anzi. ド燃える Il forte e silente padrone è così magnifico. Così figo, così hot. Va bene. Ok. Ascoltate, tutto quanto andrà bene, lasciate che ci pensi io. 私の前挟みで Con le mie forbici affilatissime pugnalerò e ucciderò il maestro di questa malvagità. Ma hai detto che non potresti uccidere nessun altro se non dei ragazzi? Beh, se lo volesse il maestro potrei uccidere anche una ragazza. Posso farcelo? E ciù, è tornata Genocider, cioè è tornata Toko. Dove sono? Voilà. Nessun linguaggio umano potrebbe descrivere il disappunto che sto provando in questo momento. Siete tutti qui? Oh! Ecco qua le vostre facce. Che facce strane. Bene, allora, iniziamo. Il Final Class Trial finirà nel più grande e oscura disperazione. Con il Gran Climaximum. Porca miseria. Oh, Monokuma. Mannaggia a te che fai ste parole complicate. Non prendere le cose che faccio io che unisco roba strana. Mannaggia. いいわ Hai ragione. Questo è il Final Class Trial. E questa volta sarà giusto. Sarà pari più che giusto. Cosa intendi questa volta? Smettila. Io sono sempre stato un orso giusto, lo sai? Se dovesse esserci il Mr. Fair Guy Universe Contest, beh, io probabilmente ne farei parte ogni anno. E lo vincerei nella maniera più giusta possibile. Beh, spero che tutti quelli che stiano guardando a casa lo sappiano. Che la disperazione è molto più forte della speranza. 黙れ Finiscila con le tue cazzate. Iniziamo subito questo trial. D'accordo, d'accordo. E allora iniziamo il trial. Vi aspetto giù. Non provate a scappare via. Ridendo come forte come sempre, Monokuma se n'è andato. Comunque, 戸上の名にかけて finirà in tempo zero. Sì. Con un, diciamo, confidenza elevata. Byakuya è il primo che se ne va nell'ascensore. Uno dopo l'altro, gli altri l'hanno seguito. Oh, quindi manco ci vogliono parlare. Ok. Bellissimo. Nessuno ha detto una parola, nessuno si è guardato. Semplicemente sono entrati nell'ascensore. ね Si stanno comportando tutti in maniera strana. Come se fossero paranoici e sospettosi dell'un l'altro. だけど Ma tu sai perché sta succedendo, vero? Sì, credo di saperlo. でも Beh, allora ce lo potrai dire molto presto. Al class trial. Hai ragione, sono pronto. それが Pronto per vincere, giusto? Certo.
Sono felice di sentirtelo dire. E così anche Kyoko ha raggiunto l'ascensore. E ragazzi, io qua salverei. E si continua nella prossima live. Abbiamo fatto tutto il pre-trial. E la prossima sarà probabilmente anche l'ultima live di Danganronpa Trigger Happy Evoc. Ve lo dico. Situazione molto molto strana. Vediamo un po' chi ci sta in live, farei un bel raidino. Situazione molto molto strana e difficile, perché mi sa che tutti sospettano nuovamente di Makoto. Scusatemi, sono partiti un po' io di starnuti. Mi sono dovuto mutare. Ma ok. Vediamo chi ci sta in lives. Chi ci sta in lives? La prossima volta mi sa che finisci. Mi sa di sì. Giovedì probabilmente. Ah, ma c'è il caro drughetto che ha startato a Minecraft. Andiamo dal drughetto, ragazzi. Che mi sa che non l'ho rado da un po'. Il caro drughetto. Ma sì, dai, facciamo un mini raid a Drughino. Io vi ringrazio per avermi seguito fino a quest'ora. Vi ricordo che poi più avanti nella settimana ci saranno altri contenuti interessanti oltre che Danganronpa. Tipo mercoledì ci sarà la live collab con un po' di gentaglia su Repo e Among Us. Non perdetela, mi raccomando. Avete rotto il cazzo di incolpare Makoto, tanto riesce a rigirare la frittata a suo favore, veramente. Per l'appunto, vista la palla di vetro che hai trovato prima nell'armadietto. Sì, esatto, per restare in tema. Gli diciamo, ti abbiamo trovato su Danganronpa. Usate questo come frase, come catchphrase per il raid, mi raccomando. Boh, detto questo, grazie tante per essere rimasti qui con me. Ci vediamo poi mercoledì sera, per l'appunto con questa collab. Detto questo, vi auguro una buona serata, una buona continuo di giornata e nulla. Bye bye.